Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Cosa ci faccio con questo cucciolo qua sullo schermo? Voglio dirvi buon Pomerania! Buon Pomerania. Buon Pomerania. No, Jack, basta, io dopo questo mi licenzio, mi dispiace, ragazzi. L'ho fatto apposta! Io non mi licenzio. Salutiamo Leo col Pomerania che dice buon Pomerania! Buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Ecco qua. Aspetta che questa devo aggiungere. Poi dici perché non devo venire dove abiti tu a prenderti assediato in stile cose. Sto ridendo come il Joker del film Joker, quella risata proprio assurda. E per fortuna che Comitino non si è collegato, se no a sto momento. Ma Cometino mi avrebbe chiesto cosa vuol dire, non capisco. Avrebbe detto no. Ciao Matteo, buon Pomerania anche a te. Oh, santo. Ciao, Vabbè, no, in realtà oggi ho una novità, oggi ho una novità che il cappellino dei Lakers, c'è tanto di marchi ufficiali da tutte le parti, qui sopra, qui sotto ce n'è uno, dietro ce n'è un altro, ormai i marchi dall'NBA fa di tutto, perché va che è ufficiale, va che è ufficiale, lo fa di tutto, te lo mette ovunque sto marchio, e quindi... grazie Matteo, ma Tekken pensa che nel video che esce stasera sono andato a sbloccare Gon. Io ero terrorizzato perché pensavo, forse l'avevo letto in rete, potrebbe non esserci Gon nella versione HD di Tekken 3. Avevo visto anche il voto che non era 5 su 5 ed ero preoccupato. No, c'è. No, L'hanno fatto, per fortuna l'hanno Cade fatto. la maestra Maria. La maestra Maria. No, ma vuol dire, Che tutte le belle gioie si porta via, ecco qua. Mi sa che non mi sente il buon Leo. No, Jack, ti sento. Pallavolo? Non l'ho ancora sbloccata, ma dovrebbe sbloccarsi. Quello lo scoprirò, penso, domani. Comunque faccio un video al giorno, almeno riesco a portarli tutti. Sono anche bei personaggi quei Tekken, sono anche bei personaggi. La volta scorsa, scusami, perché sono qui dentro? Ma Perché? no! Che è successo? Tecnicamente ero più avanti. Ti ricordi che mi aveva... Vabbè, mi tocca rifarlo un'altra volta? No, non devo mica salvarlo un'altra volta sta qua. Tekken preferito? Ah, bella domanda. Direi proprio il 3. Ma anche il 2 mi piace tantissimo. E anche il 6, ma la versione non PSP, perché la versione PSP manca tanta cosa. Devo rifarmi tutto! Ma di nuovo! È brutta sta cosa. Sì, paziente Shepard. Questa dottoressa qua di nuovo devo salvarla un'altra volta. Ti ricordi la volta scorsa quando sono andato avanti a salvare la dottoressa? Lei ha avuto una visione dei Reaper che arrivano. Che poi sta cosa, da quanto ho capito, io non so perché, è connessa a Mass Effect 3 più che a Mass Effect 2. È connessa più al 3 che... Eccola. Punta la pistola. Non ti permetterò di fermare l'arrivo. Si vede che questa è la famosa missione l'avvento l'arrivo. È la famosa missione l'arrivo, ma si chiama l'avvento. Io pensavo che l'avvento fosse la missione di Natale, sai? Dico, arriva, è gioia, tanta gioia, arriva il Natale, tanta gioia, Adesso mi chiedo una cosa. Ci sarà un modo per caricare, dimmi. Ma nell'universo di Mass Effect Sì. c'è possibilità che Babbo Natale venga considerato un alieno e sia parcheggiato lì nella cittadella? Potrebbe essere, sì, ma questi mi colpiscono perché sono immortali. Vabbè, io devo farmi beccare, ragazzi, la volta scorsa. Ciao Leonardo! Ciao Leo. Abbiamo fatto la volta scorsa. No, X-Sound. Scusami. No, stavo dicendo, ricordati che devi utilizzare l'arma quella laser quando devi salvare a questo. No, non è più la stessa missione, cioè è la parte dopo della missione, quando vieni colpito e tradito dalla dottoressa che è stata posseduta dai Reaper. Che io ci scriveremo di quelle storie incredibili sulla dottoressa posseduta dai Reaper, ma quelle storie che non potrei pubblicare però. Raga, io vi dico solamente una cosa, che la volta scorsa c'era Jack che stava arrivando a dire una super bestemmia. Sì, la volta scorsa sì. Riuscivo a La volta superare scorsa quel cavolo di missione. Eccolo per Leonardo. Allora, visto che c'è Leonardo, ho messo l'immagine del cucciolo, vuoi salutarlo anche tu, il buon Leonardo? Preferirei spararmi in un ginocchio per Vabbè, dire ok, lo dico io. per Buon Pomerania. No,
buon Pomerania. È incredibile. Sto povero cucciolo non so dove arriva. La prima immagine stock che trovi su web. Dovrei fare come faceva Mankind quando debuttò in WWE, Come che in un debuttato? match prese il cacciavite e iniziò a colpirsi la gamba. Devo fare lo stesso. Sì. Quando fai Allora, la sta- Juve non mi è piaciuta la sconfitta. No, neanche a me, ma ragazzi, è contro il Real Madrid. Adesso la Juve ha partite facili. Ho fatto un nuovo comando chiamato NoTV, che significa che c'è scritto, vediamo un po' quando mi compare, perché a volte non sai questi comandi vanno. Ma- A Jack non interessano i discorsi sui programmi della TV italiana. Per favore, evitateli, non sono greti nelle dirette, perché mi fanno sclerare la matto. Proprio impazzisco io quando sento tutte le volte. Io non voglio essere cattivo, ma il 6-2 del Napoli e il 4-0 nostro, di che cosa vogliamo Vabbè, ma parlare? l'Inter è più forte. No, il Napoli non ha perso 6-2, mi sembra che ha perso 4-2 il Napoli, penso. No, 6-2, Jack. Ha perso 6-2 il Napoli? 6-2. Oh, ma... Si era recuperato 2 gol. Sì. Dopo quel 2 gol se ne Mi ero fermato che... infatti mi ero fermato che era arrivato... Ma mi spiace, ragazzi, mi spiace. Non è che io... Poi sono esploso, vabbè. Grande. Shepard è scappata, non è vero. Vabbè, comunque è così facile scappare, basta sparare alla roba. Mamma mia, io questa dottoressa, sappiate, non sarò gentile, non porgerò l'altra guancia, non farò un'azione buona quando incontrerò la nostra dottoressa, Anzi, gli piante una piccozza, un picchiaccio tra le corna, come è successo nel film Goncharov. Goncia? Che? Goncharov. Non sai niente del film Goncharov? No? Prima volta che lo sento. È stato un film. Ma lo dico sempre, scusatemi per la mia ignoranza, ragazzi. Ci sono delle volte che proprio neanche io È so. stato un film che in passato. Cioè, è stato dalla maggior parte delle persone dimenticato, però è stato un buon film mafioso, molto prima dei capolavori del Padrino. Prima e di ancora? Scarface. Urca, prima degli anni Yes. 60? Ma dal nome sembra una roba sovietica, sembra... Potrei sbagliarmi. Sì, cioè diciamo che la trama di sto film, se possiamo dire così, era che c'era questo mafioso sovietico che dopo la caduta dell'Unione Sovietica si era trasferito a Napoli e lì era successo di tutto, amori contro amori, Ho messo cose. quote 881 per leggere il grande saluto del giorno. Questo se parte, non so perché oggi è tutto a rilento. Vabbè, comunque non dipende da me, ragazzi. Buon Pomerania. Ho un annuncio da farvi, ragazzi. Ho quasi finito di riscaricare Final Fantasy XIV, perciò martedì torna. Eravate preoccupati, non c'era più, tornerà Final Fantasy XIV, lo sto riscaricando. L'avevo tolto per ragioni di spazio, non per altro, perché purtroppo la PlayStation 5 è un dramma, ma come anche il computer, immagino, quando si parla di SSD. No, se tu già, se ti riesci a metterti anche una micro SD come quella dei cinesi a accendere qualcosa di giga, porca miseria, Ma io ce l'ho già, io la mia... Se parlo della PlayStation 5, io ce l'ho già una memoria interna, ma non basta neanche quella che ho comprato. Ho 3 tera in totale, ma a quanto pare... Dovresti fare come faccio io, quando posso mi compro qualche chiavetta in più e se c'è non qualche puoi. gioco, cosa, Non si mi può fare collego. con la Play, non si può fare. Sai perché? Perché accetta i giochi della PS5 possono installati solo su SSD. È un dramma, è un bel dramma, ragazzi. E poi sono da solo, È un bel dramma, lo so, non è una cosa bella. No, c'ho i pappagallini che... Attenzione, c'è un messaggio di Dio, se vuoi leggerlo tu o scriviti lo leggo io, se non puoi leggerlo. che avevo mandato io. Leonardo. Tanto c'è Ice, ciao Ice, ma l'avevo già salutato, mi sembra. Forse no. Di Forse patate. Sì. Leo la volta, mi sembra ieri o l'altro ieri l'avevamo detto che l'avevamo assaggiata una cosa del genere. L'avevamo. Vabbè, è un classico. Ma è cibo classico, ragazzi. Io ho assaggiato quella, anche quella con le zucchine, e anche quella con i cosi di come si chiama? I cosi di pancetta.
Allora, questa missione, vi spiego un attimo la trama per chi se la fosse persa. La dottoressa Kenson sostiene di avere la prova di un'imminente invasione dei razziatori. È convinta che entreranno nella galassia tramite il portale Alpha, il più vicino allo spazio oscuro. La Kenson stava lavorando a un progetto per distruggere il portale Alpha. Cioè, non è una cattiva idea. Prima che venisse catturata dai Batarian, ora che è stata liberata, la Kenson deve mostrare a Shepard la prova della presunta invasione. Ce l'ha mostrata e ci ha anche catturato. Sì, bella idea. Vi ha pure Coltello messo di fiori di accigliate. zucca, dice. I fiori di zucca, questo è curioso. Ma io Così invece fare una bella più frittata di sale, mamma mia, sale lo fritto. Uh, Sale fritto. cazzo, Mi che piace cazzo? mi piace il nuovo cappellino, Leonardo, ti piace? Los Angeles Lakers ufficiale? Jack, sento offesa, ma che cazzo ne mangi? Ma no, ma a me mica lo mangio io, te lo faccio mangiare a te. Io non lo mangio Ma io. figurati. Figurati se mi metto a mangiare. Ma figurati se mi metto a mangiare una ma- roba. Il sale Ma fritto. massimo glielo facciamo mangiare a Comitino. A Comettino dice guarda il Comettino si abbina bene col tuo buon vino. Ok, ci sta. Possiamo essere così fedeli a dire sempre a Comitino che c'è casa del buon vino senza che lui c'è. Allora Se per aspettiamo caso che ci sia, glielo dico quando c'è, giusto, hai ragione, aspettiamo che ci sia. si gira e fa, oh, ce la smettiamo questa storia che faccio il buon vino. Vabbè, ma scusami, fa rima bene, cioè è una rima bella, una rima molto gioviale. Ma sono entrati no, adesso mi ammazzano, vuoi vedere che mi ammazzano questi? E io non ho potuto salvare. Posso usare il mio potere della barriera? Chicken, banana. Io ce lo vedo. Sei poi più andato al bar tu? Sei più andato la mattina al bar? Io. Cosa che? Non sei più andato al bar, parlavi sempre delle storie della barista. Vabbè, ma non è per la barista oggi, è per un'altra ragione in realtà. No, non è per quello, è per dire che ce lo vedo lui che va al bar e inizia a dire chicken, Quando andavo alla banana, scuola superiore, no, chicken. quando andavo alla scuola superiore qualche mattina mi fermavo a bar. Però è raro, cioè se proprio che non ho niente a che fare ci posso. Sì, anch'io non sono un grande fan dei bar. Mi piaceva andare ai pub con gli amici, quando c'erano gli amici che giravano. Insomma, mi piaceva andare ai pub. Non erano. Oh, ma c'è già l'ingegnere del progetto. Oh, possiamo colpirla finalmente. Oh, ok, finalmente. Scusami, non è la dottoressa? Questa qua? Se era lei? È un ingegnere No, non è la del dottoressa. progetto. Era un ingegnere del progetto. Vabbè, abbiamo fatto fuori l'ingegnere, ma tanto ormai è già partito. Il progetto significa distruggere una galassia, non è proprio il massimo. Beh, però. Ma scusa, ma non ce l'hai il lanciagranate? Ma con questi qua. Ma sì, no, un po' di roba. No, il lanciagranate non lo piglio mai io perché ha pochi colpi. Ma ho il raggio particellare dei collettori. Vabbè. Queste missioni non l'ho mai fatte perché erano DLC ai tempi della 360, dovevi pagarli, non li pagavo, quindi non ne andava di moda prendere roba DLC, sembrava una roba brutta, poi no, è diventato uno standard. Ma ricordo quando la PlayStation, quelli della PlayStation erano disgustati dell'idea che ci fosse sta roba. Mi ricordo che il direttore di Final Fantasy 13 disse ma non ha senso un DLC. A novembre starà a Torino a TP Finals. Sì, Torino è una città importante per il tennis, hai ragione. Città molto importante per il tennis, Torino. Proprio una città basilare, no, una città importante veramente, hai ragione. Solo che a me, guarda, io tennis preferisco vederlo così in TV, perché poi quando mi annoio scappo via, inizio a urlare, ah basta che noia. Madonna. Che poi voglio dire, era più noiosa la gara della Juve di ieri, non succedeva niente. Cioè, tutti che sbagliavano azioni sia della Juve che del Real. Il Real giocava meglio, però poi la Juve ha fatto abbastanza cose buone. E proprio quando ha iniziato a giocare bene la Juve ha subito gol, incredibile. Ma io penso di più che per il fatto che il Napoli abbia perso sia stato per il fatto che la polizia ha fatto entrare solamente i tifosi norvegesi. Sì, e... ciao Dav, parlavamo dei risultati di Champions Dav. League, Dav. Cioè il buon e Dio. hanno mandato via a calcinestere i tifosi Ma avevano norvegesi. fatto qualcosa o così perché sono No, napoletani li ha mandati via? No, loro erano arrivati, li hanno bloccati praticamente Napoli, sì. a nemmeno un 100 metri dallo stadio, gli hanno preso i biglietti e li hanno rimandati indietro. Sì, che banale. Così. Ah.
di colpo, fatto così di Non l'ho colpo. capita sta cosa, ma non mi scoccia però, non è bella. Ma io penso di più perché l'ultima volta c'erano stati forse degli scontri in cui si erano messi in mezzo anche tizi, sai, di quelli lì Sì. che stanno protestando negli ultimi Sì, tempi. perché non c'entrano nulla con la tifoseria, comunque c'è da dire. Però questa cosa è come se abbiano fatto di tutta l'erba un fascio. Come sempre. Quindi Sì, esatto, domani c'è il finale Resident Evil 3. Ieri purtroppo è saltata Fastweb. Eravamo senza connessione per 5-6 ore. Non passava più. E anche dal cellulare, non avevo neanche da lì. Era veramente un giorno strano ieri. Non ieri sto dicendo nulla, ci siamo persi cosa? Ci siamo persi il Ah. buon vecchio. Anche perché io onestamente mi sono visto una cosa utile. Mi sono visto una cosa utile io. Che era quella praticamente di sapere. Mi sono visto il mio stesso vecchio video che avevo fatto per capire che devo portarmi dietro il grimaldello. Perché se non vado col grimaldello mi faccio tutto il giro, scappo da Nemesi e poi cosa mi trovo? E poi mi trovo bloccato. Ho ancora nemici. Vabbè. E poi scusami, mi ha fatto fuori anche l'ingegnere, ma l'ingegnere è È bello che io ho fatto la stessa cosa, Jack, tanto con ingegnere. un mio vecchio video che avevo caricato sul canale, Sì. che mi stavo vedendo il video sul videogioco, quello per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Vero? I 150 anni dell'Unità d'Italia, Ah. ovvero Gioventù Ribelle e la Breccia, e mi chiedevo, cioè ai tempi avrei potuto contattare quelli che avevano fatto come si chiama, Gioco. che avevano fatto il gioco, e per dire, ma scusate, per curiosità, ma il gioco poi è uscito intero oppure c'è il gioco completo? Era solo quella parte, però poi ho capito che era solo quella parte lì. C'era solo un E pezzo di quindi- gioco, cioè un gioco non era completo, intendi. Cioè, già il gioco, quello lì, l'originale, che faceva palesemente schifo, era solamente una parte. Ma anche questo purtroppo non ha avuto un seguito, porca miseria. Però di per sé il gioco era bello, c'era uno sparatutto bello. Proprio sul fatto dell'Unità d'Italia, cavolo, una cosa bella, e purtroppo non l'hanno potuta fare. Sì. Vabbè, ma penso che anche lì io sia neutrale sul risultato di Napoli-Inter. Penso che anche lui dice chiunque vinca va bene lo stesso, no? No, Penso. a me basta che vince l'Inter. Quindi Appunto, non è neutrale. Le faccine. Non sei neutrale, ma ti capisco, sei tifoso, normale. Welcome to Project Control. I want to activate the project. Voglio attivare il progetto. Stai sbagliando come non mai. Attenzione, moriranno, ci saranno 305.000 decessi. Continuare? Sì, non vedo problema. 3.000. Che cosa 3.500 decessi. Ha detto così, 3.500 decessi. Vuoi continuare? Ma sì, dai. O comunque per salvare il resto dell'universo, Ma per cosa, Jack? arrivano i razziatori. Non è una bella cosa. Sì, ma chi viene fatto fuori, per curiosità? Tutti quelli che abitano l'intera galassia. A te posso dire, puoi avvertire le colonie Batarian per salvarli, ma no, chiamiamola Normandy. Shepard to Normandy. Sei proprio un pezzo di Ma merda. per te chi se ne frega dei Batarian? Tanto quelli mi sparano sempre addosso. Eh, Shepard, no. Do you have any idea what you've Ancora sta dottoressa. done? No choice. If we can't stop this asteroid. Distruggerò l'asteroide. No. Tell me where to find Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson is traveling to the reactor. Nel nucleo del reattore. Oh, la vendetta ci sarà. Questo weekend c'è Rally di Como. Ma veramente? Everyone on this rock. Che storico, cavolo, Rally di Como. Bellissimo, bellissimo. Io conoscevo il Rally di Sardegna, che è quello che c'è anche nei videogiochi. Io sapevo che c'era il campionato di Formula 1 a Napoli, quindi. Formula 1 a Napoli me la sono persa. Quando? Quanti poi mai me ne dici nel passato tu? Un bel po' di Beh, anni fa. ok. Sì, sono stati... Sì. Si parla tra il secondo conflitto mondiale e il post secondo conflitto mondiale. Vabbè, allora... E non tanto solo quello. mi serve sapere Certo. dove lo faccio. Rally Sardegna è mondiale. Sì, lo so, è importantissimo Rally Sardegna. Sì, cavolo. Rally Como- C'era stato magari il Gran Premio di Siracusa. Ma bellissimo. comunque, guarda, devo dire che io ho visto un documentario sulla Lancia molto bello, adesso non mi ricordo il nome,
era quello che davano su Now TV ed è bello. Il problema è che, come hanno detto gli stessi, la Lancia non potrà più tornare così, non potranno più avere queste cose, perché in Italia ai tempi, vabbè, non voglio parlare male di Agnelli, ci mancherebbe altro, ma diciamo che fece una scelta più, l'hanno detto loro, più sul guadagno immediato che sul futuro. Avrebbero potuto puntare sul futuro, ma no, volevano i soldi subito, e quello è significato chiudere la divisione della Lancia e buttare via anni di storia, di prestigio di una squadra tosta che continuava a dominare. Ma non solo quello, basti pensare che anche la Lamborghini Sì. aveva la sua categoria Sì. in Formula 1. No, Lago di Como no, E- scusa, ne ho visitati altri di laghi, Lago Maggiore, Lago di Viverone, Lago di Como mai, non è quello purtroppo no. La Val Carvagna sono 30 km speciali, Don't try su to quei stop bricchi me, tantissima Shepard. roba, I deve have essere to do bella this. come valle. Io la fermerò, le dico, la dottoressa Carso. Stop. Ce l'abbiamo fatto di tutto per salvarle la vita sta qua. Or not, I will kill you. Jack, Lago di Jack, Garda guarda, sì, Lago di Garda sì, perché per Gardaland. Lago di Garda sì. C'è Gardaland, che è un posto che io adoro, ragazzi. Lago di Gardaland. Adesso non ci entro da tanti anni, però ripeto, c'è un posto dove mi divertirei ancora oggi. Non è che dico solo per bambini, no. And No. you will just die. Morirò senza aver conosciuto la grazia dei razziatori. Adesso è colpa nostra. Adesso è colpa nostra, se noi abbiamo salvato la vita e lei. Pensate, Renault Ti Alpine, dico, fa che questa viene risucchiata il buco nero, ma dal magari. dal nocciolo del reattore, qualche come si dice. Sapete che la mia Shepard è molto brava e di solito non prende azioni crude, No, ma comunque come ti stavo dicendo Jack prima, ma non solo la Lancia, che anche la Lancia ebbe il suo periodo in Formula 1 quando era un periodo post bellico, sì. ma anche la come si chiama? Tutte le vallette la di Lamborghini. Telenova, dove sono? Quali sono? Cos'è Telenova? Mi sono perso qualcosa. Che programma, che TV è? Che TV è? E a parte Telenova. calcio mi farei Tu che sei tutto lì, di TV italiana? di Telenova. Cos'è Telenova? Telenova, se non mi sbaglio, era un canale che ebbe la sua fortuna. Ancora oggi esiste? Beh, io. Dovete capire che da Non me è c'ho più- l'antenna non è mezza più guasta ormai. il- Sono senza TV, ragazzi. Quindi. Cioè, c'ho No, una TV, non ma è un po' più- quasi un cavolo. Davo non è più il canale Telenova che era ai tempi, perché adesso è più una cosa, sai, i classici canali dove ti vendono, che ne so, i tappeti, Però le cose. Nuova Stadio, programma Me- calcistico, anche in stream. Beh, è vero che hanno gli stream molti di loro, sì sì. Invece ai tempi era un Online. programma, era un canale dove c'era un sacco di sport Telenova. Vabbè, poi c'era anche le classiche telenovele di quelli spagnole così, Venezuelane e argentine, ste robe qua. venezuelane, e poi Argentina, orari. la maggior parte erano E poi- argentine, perché io non so se conosci tra l'altro, beccatevi questo canale, il lato oscuro della TV si chiama, sicuramente l'avrai sentito nominare, perché Sì, l'ho sentito, cioè e c'è ha, pure scritto, e ha questi video che raccontano un po', diciamo le cose che oggi ci suonano veramente strane. Dei tempi erano normalissime, ma oggi sono strane, robe su programmi anche italiani, soprattutto Sì, lui su queste cose, su se queste non mi serie. sbaglio, uno degli ultimi video era non un'intervista, ma era un documentario sul lato oscuro di Non è la Rai. Che si chiamava Quello è vecchissimo quel video lì. Ha fatto è un video. Diciamo poi che in questi canali in questo canale Jack sembra orari improponibili. Vi Ma- erano quei tipi di film lì. Sì, vabbè, ma ovviamente, ma più che altro perché ha fatto capire, io ho sempre pensato da ignorante che sono, perché vado a pensare, vabbè, ma che cavolo è, scusami, ste telenovele, io pensavo fossero delle cose tipo va tutto bene, finisce tutto bene, no, ma sono delle cose disturbanti, veramente disturbanti, Jack, cioè. letteralmente è Beauty. Madonna, che cavolo mi è venuto. No, ma parlo di quelle argentine. 7 gol, ma 7 gol sì, lo vedevo i programmi sportivi, 7 gol. Che mi ha sgargarozzato il gargarozzo. Ah sì. No, ma quelle tipo di telenovela so praticamente Chi è che mi spara alle spalle? Beautiful ai tempi
della rivoluzione. E non solo, non solo, c'hanno anche alcune di quelle sono veramente disturbanti, perché tipo ce n'era una che raccontavano, sta qui era famosa, e sta qui praticamente perde il volto, tipo perché è un incidente, brucia, e perde il volto e poi deve vendicarsi per il resto della storia. Cioè, è agghiacciante, ragazzi, è agghiacciante. Basti vedere magari come si chiama, l'onore di rispetto, se non mi sbaglio, Quello non quello lo so. con Gabriel Garco, che porca miseria, c'è una di quelle che viene chiamata la zoppa, che sta qua e fa fuori Cristiano a colpi d'accetta. Orlando, sì, vabbè, Orlando è quello Ti faccio, delle vendite. ti faccio ridere, Jack. Avete visto il mio cappellino, ragazzi, oggi? È Sì. nuovo. Vabbè, Dico, te sì, ma Los Angeles Lakers, è ufficiale. È stato uno dei personaggi cattivi Chi? che mio padre, questo personaggio qui di cui ti sto dicendo di sta serie, che era il personaggio cattivo di cui mio papà gli piaceva di più, perché questa qui, per vendicarsi di quelli che l'avevano trattata male o l'avevano presa in giro, questa praticamente gli tagliava la capoccia a colpi d'accetta. È peggio di Kerry, anche Kerry non scherzava. No, ma poi è bello questo qui arrivava. Fa C'era pelino la di Poleiman, esatto, ormai ho sta reputazione la Poleiman, ormai ultimamente vogliono entrare con ECW, andare così. Lio sarà il mio protégé, lo manderò in cima al mondo, cioè gli faccio da manager e lo mando in cima al mondo, ovviamente. Sembra Sì, giusto. raga, praticamente sarò quello che va a scovare i wrestler e se li porta in federazione. Sì. Avevo capito che invece di scovare avevo capito un'altra parola, ma meglio che non la dico. Sì. Cavolo, ma non penso che anche quegli interessi. No, Vabbè, ma comunque poi ragazzi, ho una c'è- domanda per voi, adesso ve la faccio. Film che volete vedere questo Halloween, se c'è un film che vi interessa. Guarda che mi ruba l'idea per un... No, io ti faccio solo un sondaggio, non ti faccio un video. Poi ti faccio solo un sondaggio, ma non ti faccio mica nessun video. No, Grazie mille. te ti sei appena rubato un'idea che io avevo per un mio video. E tu fallo nel Dove- video, anzi, ricevi pure il feedback in anticipo, guarda che fortuna. Ricevi pure il feedback in anticipo, puoi sapere in anticipo l'opinione degli altri, guarda che roba, guarda che bello. Non so se già esce stasera o domani, ma penso più domani. Faccio uscire, come ti ho detto, il primo video che parla di piccoli brividi Ma e quello di basta. come Basta. e di come- No, no, nel dico- senso, e di- non te è giusto che lo fai, ma cioè, è che abbiamo già fatto due interviste a un canale che si occupa solo di quello, guarda. Cioè, No, un po'. no, stavo dicendo di come piccoli brividi mi ha appassionato Ma quello è ai bello. film horror. Sì. Vabbè, è vero, certo, anche a me. Che poi veramente, se non fosse stato per piccoli brividi, io penso che a questo momento non mi sarei appassionato a vedere venerdì 13, quella casa nel bosco. Ma magari sì. Anche perché comunque sono film abbastanza tranquilli, cioè venerdì 13 è già ultra censurato di suo, credetemi sulla parola. Ma per cosa devo aspettare il rilascio del plasma? Espo fenomeni paranormali. ESP fa schifo, è considerato. No, non è che fa schifo in realtà, scusami. È che ESP è leggero, intendevo in quel senso lì. ESP è solo jumpscare, nel senso, ESP è tutto jumpscare. Grazie alla pava, Jack, che cavolo ti aspetti per tutto un film all'interno di un manicomio abbandonato? Ti aspetti i dottori che ballano la Macarena o l'Hula Hop? Sì, potrebbe anche essere una buona idea. Cioè, scusami, in un Cioè, io cosa mi aspetto io in un locale abbandonato? Nulla, niente. Dormono, buon, ciao, finita lì. Cosa devo No, dico, succedere? in un manicomio. Cosa devo Dove? aspettare? Niente mi deve succedere. Non aspetto niente, dico. io aspetto che arriva qualcosa. Dico, dove si diceva che una avesse fatto questo gesto all'interno di una vasca. Posso immaginare che gesto sia. Dove il direttore, ma questa è la trama del film. Ho Dove capito il perché mi direttore- ricorda a Town, vabbè, quella lì, quel gioco. dico, dove il direttore praticamente faceva Gli esperimenti, sì. i riti, esperimenti e riti per aprire un varco per l'aldilà.
Proprio una persona normale, proprio una cosa normale da dottore. Ma che cavolo di mente c'era sta gente? Io ti ricordi c'era TMC, Tele Monte Carlo? Sì. No, da noi Da me qua no. Da me no. Nella mia zona non c'era. Nella mia zona non c'era. Ma manco da me, perché Avevamo la Svizzera, poi è andata via. Avevamo la Svizzera, ma non c'era poi. No, ma poi te l'ho detto qua, cioè praticamente quel complesso era letteralmente immaginati una palla di energia nera grande quanto un bordello di ettari. Praticamente era così. MTV ha chiuso, MTV sono anni che deludente, ecco, VH1 sì. MTV, quando ha fatto la scelta di passare reality e abbandonare la musica, ha fatto un grave errore, perché MTV era il canale dove tu andavi a scoprire i brani del momento, i tormentoni, c'erano anche degli ottimi spezzoni, era anche un programma interessante. Poi hanno visto che i reality erano più visti, hanno detto facciamo reality, ma i reality sono una grande bolla, i reality sono una cosa che un po' muoiono e servono nuovi formati. I reality non è una cosa che può continuare, perché la gente un po' si stufa. Tu non puoi continuare a fare gli stessi reality all'infinito sperando che la gente si li guarda. No, cioè a meno che non è Cane Fratello, perché vabbè c'è la Mediaset dietro che riesce a farlo sopravvivere, però a parte quello, cioè i reality sono una grande bolla, non sono una cosa che si espande. E quindi no, ma di più secondo me di più lo sai che è stato, perché poi per un periodo MTV fu anche casa di altri programmi. Sì, tanto tempo, sì. Quando fu il di più è perché loro avendo visto che con Jersey Shore facevano i soldoni, quell'idea lì, hanno iniziato a fare anche altre cose. Però solamente che non hanno fortuna. Vabbè, MTV ha fatto tante cose MTV, però il problema è che poi si è dimenticata della musica, ragazzi. La musica è VH1, io mi ricordo della musica, io lo vedevo al mare, VH1. Quando andavo al mare me lo godevo, perché a volte ci si annoia al bar, quando non c'è Io qualche volta lo beccavo quando andavi negli autogrill, per parte delle volte i televisori avevano tutti quanti VH1. No, perché poi ci fu anche il fatto di come che si chiama? Di Pimp My Ride. Quello delle ma certo, li abbiamo importati dall'America questi programmi, però vanno bene, cioè erano interessanti. Noi abbiamo creato Pimp My Wheel, una cosa del genere. Abbiamo creato noi italiani con quel nome lì. I cosi, gemelli diversi. Avevano creato un Pimp My Ride italiano, dove praticamente i motorini degli anni 2000. Ma questa non è una cattiva idea, non è una cattiva idea. Risotto la più grande schifezza mai fatta. Pensavo fosse una roba di successo. Qualche volta si inventavano cose, cioè motorini con i cubi. Sai i cubi quelli là di peluche che qualche volta. Un attimino che siamo della Kelson, dottoressa. Ma spara addosso, anche se lì a dire. Non sento più le voci. Te la faccio sentire io le voci. Ti mando le voci del creatore. No! C'ho la granata in mano! Boh, ok. Guarda come ho risolto la situazione. C'è la gara della mano. Guarda come ho risolto. No, ho premuto il pulsante! No! Non è una bella scena, abbiamo perso i sensi. Oh. Non possiamo proprio salvarla sta galassia, ragazzi. Warning. Sono le scelte tue, Jack. Ma io l'ho inventato, questo qui lo premeva, Sei tu che hai voluto fare il cattivo. Ma ho fatto bene, Che però lei ha avuto l'ultima parola, guarda, stavolta. Non posso neanche chiedere aiuto a Joker. Poi da quanto capisco, ragazzi, vi spiego, questa missione sarebbe ambientata dopo Mass Effect 2, però non puoi farla dopo, perché dopo non c'è un post-game. Stavi dicendo era fatta dopo Metal Gear Solid. Lo stavo dicendo, sì, lo stavo dicendo erroneamente. Sì. Chissà, che adesso ci farà
cavalcare come ti stavo unicorni. dicendo, Va a far cavalcare unicorni. Speriamo. Sai i cubi, quelli là che qualche volta vedi nelle macchine americane, quelli sì. là di peluche? Ma sì. Questi praticamente li avevano collegati ai cosi del manubrio, dello sterzo del motorino, e quindi tu vedevi questi qua che correvano, questi motorini con queste cazzarola di cose attaccate così, che ogni curva ballavano come se non ci fosse un domani. Quindi quello là poi risultò uno schifo. Vabbè, ma ci credo. Dobbiamo scappare. Però se posso dire, anche se c'è che ti hai detto che i programmi televisivi non... Sì, beh, Poi- stiamo parlando. No, era per intendere, evitiamo più che altro roba tipo legata a serie n'era TV uno. o roba varia. Ma no, vabbè, ma se stiamo parlando di quell'argomento va bene, dai, va bene. Ce n'era uno che era bellissimo, si faceva sulla 7 ed era Robot Wars. Cavolo, Ma è bello, sì. quel programma era Era bello, bellissimo. Robot Wars, ragazzi, era roba seria, non era una E poi boiata. gli hanno fatto anche una versione attuale su D-Max. Un attimo che lo Come scrivo, cavolo si chiama? non qua. Robot Fight, una cosa del genere. Però l'idea, cavolo, è bella perché tu comunque ti diverti, perché ti fanno venire la passione di creare determinate cose. E difatti nel periodo in cui Robot Wars era sulla 7, in edicola vendevano il progetto per costruire uno di sti robot. Sì, ma infatti poi la gente impazziva per queste robe. Cavolo, io mi ricordo che Vabbè, quando ero piccolo io può anche andavano di per moda caricare. le mini 4VD, che era una roba, era roba seria, c'erano i tornei, c'era un mercato, non avete idea di quanto si spendeva nel mondo dei 4VD per avere quel black box o come si chiamava. Che poi è una cosa che ironicamente Yakuza 0 te lo mette negli anni 80, da noi è arrivato molto dopo, da noi è arrivato dopo gli anni 80. Cioè in Giappone era un boom negli anni 80, ma da noi no. Noi siamo arrivati Vabbè, conta che c'erano anche ai tempi, se avevi il culo qualche volta di beccarti cioè riviste con almeno 3, 4, 5 giochi tutti in una botta. Ma non è un gioco 4VD, era proprio vere, cioè delle macchinine. Sì, le macchinine. Reale, io mica parlavo dei giochi, io parlavo proprio della realtà. Per cui andavi proprio là e ti dovevi montare la tua macchina e competere ai tracciati. Io mi sono tipo ritirato subito perché avevo capito che tanto lì dicevano sempre quelli che avevano i grandi soldi, non era questione di bravura, era una questione di soldi. Ma aspetta, di che stai parlando? Macchine che tu guidi o macchine Ma no, che macchine che non guidi, erano bambini che non guidi una macchina, no. E allora, Mini 4VD, Mini 4VD, sono... I mini 4 sono quelli da regolare. Non so, Che sì, poi, sì. che poi se non mi dicono c'era quella lì dell'Alfa Romeo. Cavolo, quella lì dell'Alfa Romeo della DMC, bellissimo quello. Ma io devo affrontare un Mac in Mir da solo, mi sembra giusto. Tutto normale, vero ragazzi? Tutto normale affrontare un bestione del genere senza compagni. Ma usa il laser? Userò il laser per forza, mi sono rimasti pochi proiettili, normale che ho smesso di usarlo. Fa un cavolo sto laser. Se fa un cavolo sto laser che stai sparando a un bestione dove 900 tonnellate, quanti ricordi seri, ti stai togliendo tutta la vita. Me l'ho anche distrutto, però non basta. Non mi lamento ragazzi, abbiamo ancora un po' di roba. Dobbiamo andare al portale ma senza farci ammazzare. Sarà quella la difficoltà. Cioè, per ora vedere quel portale che lentamente si avvicina, lo vedi sempre più vicino, sempre più vicino. Sì, bisogna vedere quanto sono vicini i nemici, perché secondo me non sono ancora finiti. Sono finiti? No, figurati. No, ma io ora mi chiedo, se tu entri dentro a un E portale... mo come faccio? Mo come faccio io? Solo col corpo, e vieni dilaniato per la velocità supersonica. È probabile, io non penso che puoi entrare col corpo, devi usare una navicella per scappare. Non sarebbe normale altrimenti. Cioè, tu immaginati entrare col corpo sparato a velocità. Beh. Altro che Homelander. Ma scusa,
Io cosa devo fare qua? Aiutatemi ragazzi, non posso aiutare. Ciao! Grazie Leonardo. Vai, via, vai! Cioè, no, via! No! Ho capito, tutto molto bello, ma non dovrebbe esserci una navicella tipo da usare invece di stare. Oh, ho visto qualcosa. Mi indica? Oh, c'è qualcosa qua. Mi indica qualcosa. Cos'è? Attiva. Ok, era qua. Meno male. E dicevo, senza navicella non posso andare. Shepard to Normandy. Joker, do you read me? Oh, eccoli i razziatori, detti anche Reaper. Sono pericolosi questi. Shepard, you have become an Collettori annoyance. stavolta. You fight against Ma cosa inevitability. vuoi? Da notare against cosmic winds. la- This seems a victory to you. A star la system sacrifice. straordinaria And now, your greatest assomiglianza civilizations con are doomed to fall. Your leaders will beg con i to be cosi abolished. della guerra dei mondi e Sì. il primo come si chiama, il primo flood di Halo. Ah beh sì, sono pronta a tutto. Yes, people will die. Molti moriranno, Maybe chi we'll se ne lose half the frega. galaxy. Maybe Molti Ragazzi. moriranno tranquillamente, avrà le mani sporche di sangue. No, non sono nostre, noi stiamo difendendo l'universo, siamo noi che andiamo a rischiare, anzi noi dobbiamo andare a rischiare la vita. fight. We will sacrifice and we Questi sono umani, ci sacrificheremo, ma That's siamo what umani. humans do. Da applausi. Know this as you die in vain. Il vostro tempo è scaduto, la vostra specie finirà. Guarda, non sarà il finale che volete ottenere voi. Il mio amico yourselves for the arrival. è stato un disastro la sua storia. Sono morti tutti i suoi compagni. È morto Shepard. È finita disastrosamente. Sì, ha salvato l'universo, ma è finita malissimo per lui. Ciò non è stato proprio un gran finale quello che sperava di ottenere lui. Ora noi cercheremo di fare un finale un po' migliore. Per il momento sono tutti vivi, poi non so come andrà. Ciao Andy! Ciao Andy, che pollo, che bel suono del pollo. Leonardo, devo aggiornare i punti onore, ci saranno delle sorprese. Ci metterò anche Astrobot. Allora, settimana prossima, un bel annuncio, lo sapete già. Torna Final Fantasy XIV. Al martedì. E al venerdì ci sarà Medieval 1 per la gioia di Leo che non vedeva l'ora di vederlo da me. Però eccolo qua. Dico, quindi non Facciamo contento anche lì una volta tanto, sembra giusto. Dico, e quindi toglierai, come si chiama? Astrobot, finito. Ah, Finito Astrobot. Cioè, lo tolgo perché è finito, non per altre ragioni. E poi mi devo organizzare col mitico Baba per portare un Call of Duty che ha lui e in Sharpay. Facciamo la trama, ci interessa la ma trama. porca anche, cioè, Sì, venerdì prossimo c'è Medieval, è la- proprio perfetto per Halloween, veramente. Cosa mi hai detto Dio? Dico, ho visto che tu hai pure Hitman. Ma non ho Hitman, in realtà no. No, non ce l'ho io Hitman. Ah, ma tu dici... No, mi è comparso perché era stato dato con il plus, ma incompleto, tipo il primo livello, non è neanche completo. Sir Daniel Fontenchi, esatto. Ma certo. Andy. Se dai condanna. Sì, la doppietta Medieval di Fantacalcio, bellissimo, Davo. Guarda qua. Oggi ho fatto un debutto in live e ho detto buon pomerani a tutti. Guarda qua, il nostro polpino di pomerani, non mio non è, però. Looks like In quel che costano i pomerani, sono 1.000 euro a polpino. È 20 un'industria. euro a cucciolo, porco Giuda. No more visions, if that's what you mean. È un'industria. I wasn't expecting to see you here. You went out there as a Ah, via. favorite. Che carino Hackett, I decided to debrief you in gli person. gratterei il mento, no, il mento, Io gli diciamo, il pizzetto. strapperei la barbetta secco. Appunto, la bella sbarbettina. What the hell happened? Lei è un bel volpino. Bella sta citazione. Se vuoi sapere cosa è successo, comandante, cosa Have you senti? received any intel about what Ma happened? perché Hackett All I giudica? know is I sent you out there to break a E tu di salvare Amanda Kenson. Io l'ho salvata, ma lei mi ha fatto. Adesso mi trovo con un sistema intero, sistema spazzato via. Those two events. Non avevo altre scelte. Ho fatto ciò che dovevo, vabbè. Cos'è quello, Leonardo? Kenson said the Reapers were the galaxy's salvation. Comunque ho una domanda. Zucca, sì, And Pumpkin. held me against my Pumpkin, will. sì, non so. She wasn't si scrive willing to stop the invasion, Pumpkin. so I did what had to be done. Sounds like Amanda was indoctrinated. Così. Well, that's a damn shame. Che è triste perché lei è morta. Ma che cavolo, dopo quello che mi ha fatto The me. Reaper invasion really was a threat.
No doubt Lei about pensava it. fosse una We literally had una minutes to minaccia spare. concreta, sì. Ecco. I'm sure all the details are È in tutto the nel report. rapporto, ci I conta. won't lie to you, Shepard. The Batarians I Batari are vogliono and vendicarsi. there's just Ah no già, gli ho, chance gli ho of distrutto la loro I don't galassia. want to war with the Batarians. Sì. Not with the collectors out there taking our colonists. Ragazzi, questa è la trama del You 3. did what Abbiamo you did for un'anticipazione. personal reasons, but there were more than E poi i Batari hanno 300,000 Batarians in that quali system. erano? Cioè, All Sono dead. quelli con tutti quegli occhi sulla faccia, i Batari. Ne è valsa la pena, dico. ma chi Any quelle meduse? sacrifice is Sì, no, meduse, quelli guerrieri con tutte quegli I'm occhi sorry sulla those faccia. Batarians lost their Hanno quegli lives, occhi a but cerchio. someone has to do Hanno 4-5 occhi. Ah, quelli là i cosi. Sono guerrieri i Ah. Batari. No, di solito sono I ragni. Sì. I ragni. Sì, con- praticamente sì. Non li vedo come Sì. ragni, ma sì, in effetti. Evidence Grazie, against Leonardo, you is però. showing at best. Pensavo che fossero i You'll have to go to quelli là Earth che and face sembrano the delle music. meduse che No, fanno quelli sono sentire no, la quelli potenza. poverini sono carini, dai. Will make them fight for it. Le prove contro lei sono inconsistenti. Dovrà recarsi sulla Terra e approfondire le... sì, infatti il Mass Effect 3 parte proprio I sulla didn't Terra. expect to see you aboard a Cerberus sì. vessel. I don't È like la Cerberus, so they questa do missione si but they connette con brought Mass you Effect back to 3. life, and they're actually Cerberus doing non mi something piace. about the state of the galaxy. Sì, So for now, I can be friendly. posso essere cordiale. Is the Alliance concerned about the Batarians' response to this incident? Very. The Batarians Una have been scusa per looking for an dichiararsi excuse to guerra. wage war on us since we showed up in the galaxy. If the Reapers È che Hackett ci conosce bene dai tempi dell'1, però, ripeto, non è che ce l'ha con noi, però. Diciamo che l'abbiamo fatta grossa a far esplodere una galassia, ma non è colpa nostra, è stata la dottoressa. What's the Collettore. Alliance doing about the collectors? We're setting fleets around our Ora faremo la solita scelta da simpaticona The ships that encountered the e collectors diremo, have been dovrebbero quoted. ringraziarmi. We're outmatched. Ovviamente gli abbiamo distrutto Really hoping you and Cerberus 3500 di have any loro e dirò, dovrebbero ringraziarmi. I stopped a Reaper Infatti. invasion and they want to put me up on charges? Infatti, It's not a matter of preference. non la prenda sul personale, la useranno come campo espiatorio. Ah beh, For avoiding open belle war. robe. Belle robe, ragazzi. Do whatever you have to do out here. But when Earth calls, you make sure you're there with Sì, your dress sento il boots, rumore di te che digiti. ready to take the hit. Sì, stavo mandando un In the messaggio. meantime, you keep this. I don't need to see a report to know you did the right thing. Yes, sir. You've done a hell of a thing, Commander. Ma se che pensi alla decisione di Shinner? Qual è che decisione ha preso, scusami? Praticamente Sinner ha deciso di non partecipare a un evento importante che si svolge forse ai primi di dicembre. Lui ha detto no, io questo non ci partecipo, e ci sono un sacco di persone che si stanno lamentando dicendo che lui non si deve permettere di fare questa cosa. Ma che partecipa si- per delle ragioni ideologiche o perché non c'ha voglia di andarci? No, perché allora io penso che lui lo abbia fatto perché That'll be all. cioè, con la tempistica non ci arriverebbe mai e non avrebbe un momento per riposarsi. Vabbè, Quindi lui comprensibile. sta facendo sta cosa solamente Ma perché perché la non- gente deve sempre giudicare? Di solito non no, capisco. questi ne è stato scrivere lui non si deve permettere, La gente che non capirà un cavolo neanche di come funziona uno no, sport. se è cosa sportiva lui la deve fare, Ma per favore. perché non è un bambino. Ma per favore. Oh, stiamo potenziando bene però, Bene. Forse una trama muscolare pesante. Stiamo facendo dei progressi mica male. Parliamo con Mordin. Shepard, how can I help? Have you got No, any sono supplies? soddisfatto, Some other time. No, vabbè, I'd ma like to test comunque new io... bot. Anything else? Per ragioni sportivi, ragazzi, non sono lì per soffrire, specialmente quando giochi ad alti livelli. No, è normalissimo, dai. Non so perché la gente deve sempre essere così stressante. No, è che la gente da casa si pensa di essere Dio, quindi Sì. se uno fa una cosa, no, lui la deve fare perché siamo noi a comandare. Sì, lo so. Ma quando mai? Andiamo da Liara stavolta, andiamo avanti con le missioni. Cioè, vi spiego quanto abbiamo da fare. Tuchanka sarebbe da andare per prendere qualche potenziamento, ma aspettiamo. Allora abbiamo Firewalker, questa deve essere interessante. Poi abbiamo
col Safe Stellare, quello che facciamo oggi, occupa il mercantile un'altra volta. Questo qui dei razziatori è chiaramente la missione che si manda avanti con la trama, aspettiamo. E indaga sul progetto Overlord, anche questa qua la faremo penso la prossima volta, ma adesso andiamo con informazioni a Liara. Questa missione probabilmente sarà lunga, non lo condivido in affari, cioè non sei d'accordo con Sinner, dici? Leonardo, beh, non pare 3 Atlas come... Allora basta, 3 Atlas, è strana, bisogna dirlo che è strana. Il problema è che vorrei vedere qualcosa in più, ma è tutto bloccato, io non capisco perché non ce le fanno vedere le altre. È vero che in America è tutto bloccato, ma guardatevi, c'è un famoso astronomo che continua a dire che è un'astronave, non so, questo qua pensavo, cioè, ma proprio è uno fisico, cioè non è l'ultimo stupido del mondo. Io non si vede, guarda qua, queste immagini esagerata, immagine qua esagerata, no? Cioè, boh, vedete, cioè, è strana, ragazzi, è strana, cioè, beh, non sarà così a LED, non penso che sia. Vabbè, questa qui, la 3 Atlas update, è quella che hanno creato su cosa? Su Starfield. No, ma questa è reale, però, questo qui. No, dico quella lì, la 3 Atlas update. Sì. Quella lì che avevi cliccato prima. Ah, beh, ok. Sì, hai ragione. No, ma questo è sul gioco. Questo non è Starfield, comunque il messaggio. È un mistero, ragazzi, anche la Rai. Comunque sappiamo solo che adesso va dietro il sole e poi torna. Io non dico se fosse un'astronave. Aviloeb, esatto, che comunque non è proprio stupido, per carità. Il mio preferito dell'astrofisica è Mikio Kaku. Mikio Kaku è fantastico. Mikio Kaku, ragazzi, quando parla, guardate che è una persona estremamente intelligente. Mikio Kaku. Vabbè, è importante. Penso che sia un po' giapponese e un po' di un'altra nazionalità, che non mi ricordo. Abbiamo ancora un personaggio da sbloccare. Chi sarà? Allora, Samara, l'ultima che abbiamo sbloccato, abbiamo solo 2 vestiti per lei. Vabbè, dai, torniamo a Miranda per la gioia di Dove. Miranda. E facciamo Jacob, cavolo, poverino, da quando si sta fidanzando. Tain, poverino Tain. No, facciamo Jacob. Così vedremo dialoghi imbarazzanti. Quello giapponese, sì. Mikio Kaku è una persona intelligentissima, tra l'altro, ma non è solo intelligente, è anche una persona molto aperta di mente. È una cosa che apprezzo io in quell'ambiente, ma non aperto a mente che le spara. Se fosse una nave aliena, tanto non passerebbe qua, finirebbe che non lo scopriremmo mai, cioè, quello è il problema. È andata nella sua traiettoria, è andata dietro il sole. Adesso a dicembre torna e poi sparisce di nuovo. Se giochi l'1 in medievo io recupero il 2. Certo, vorrei giocare sia 1 che 2, magari con una pausa in mezzo. E al mercoledì che finisco Resident Evil dovrei riprendere The Last of Us 2, parte 2, penso. Quindi vedi che settimana prossima cambia un po' il programma, abbiamo liberato 3 giorni a settimana. Abbiamo Medieval un giorno, Final Fantasy XIV un altro giorno. E ovviamente vorrei ritornare su The Last of Us parte 2, anche perché è un gioco gigantesco a livello di dimensioni e vorrei poi prima o poi disinstallarlo. Infatti per liberare spazio per alcuni giochi ho dovuto assolutamente, per NBA ho dovuto assolutamente cancellare Final Fantasy XIV. È sempre un bel dramma, ragazzi, quando non c'è spazio. Comunque sì, per me sarebbe bello se si vedesse per la prima volta che c'è gente che non crede, c'è gente che pensa noi umani siamo l'unica specie dell'universo, Dio ci ha fatto così. Per carità, ragazzi, se va a finire in una roba religiosa non posso proprio dire nulla. Vai, andiamo a prendere l'ombra. Però ripeto, l'universo è così. Hai appena detto andiamo a prendere l'Umbria. L'Umbria, sì, prende l'Umbria, Ciumbia. No, non è l'Umbria, no. Nel senso, andiamo a prendere l'ombra, si chiama l'ombra. Vi voglio vedere che faccia l'ombra. È un villain. Dai tempi dell'1. Farron è ancora vivo. Chi è Farron? Who's Farron? Esatto. Un mio amico. Ha recuperato il tuo corpo dall'ombra, l'ombra voleva il suo corpo. Quanto abbiamo fatto i milionari? No, non mi ricordo, ma è stato bellissimo. Abbiamo fatto grandi successi. Devo riportarlo dopo quel gioco, Leonardo. Devo riportarlo. Sai che se non avessi avuto quel problema di connessione ieri, oggi, cioè domani avremmo fatto invece il Retro Gaming Play 2. Mi spiace davvero perché avevamo quello slot libero. Ma poi ieri è successo quello che è successo, senza connessione per 5 ore. E non sono l'unico, Perché consegnarmi a Cerberus? Esatto.
Perché Liara mi ha consegnato ai nemici di Cerberus? So you're the one responsible for me ending up with Cerberus. Incredibile, Liara. Was I supposed to let my friend die when someone offered a sliver of Ma hope? ci sono bei dialoghi. They brought you back. Ti hanno Now they're riportato in giving me vita. a chance to find Farron. After 2 years. Era un caro amico? Sounds like you and Farron were close. It's funny. He Mi ha tradito più betrayed di una me more volta, che than once. bello. Faceva He doppio was gioco per double Cerberus. dealing for Cerberus for the Ma Shadow bello. Broker. Dobbiamo salvare un traditore. He sacrificed Si è sacrificato per me, himself no, for ma sei vivo. I owe Non him. farti illusioni. If he's been the Shadow Broker's prisoner for 2 years, he Non may mi not fido be in troppo, good eh. shape. I know. Lo sapete che non mi fido troppo di sti Yesterday, all personaggi. I wanted was the chance to avenge his death. E oggi è vivo. O è una trappola per farci uscire fuori. Cosa possibile. Salveremo Any friend of Ferro. yours is a friend of mine. What's the next step? I don't know. I need to prepare to think. Sono molto contento di rivederla in live. Sì, anch'io, Use anch'io. my terminal if you Leonardo, need any ci local divertiamo. intel. Guarda, You okay? mi spiace solo che ieri ero prontissimo per finire Resident Evil 3. Revenge. Poi è esploso Now tutto. I have the chance to È make ritornata la a rescue. connessione, ma Let era me troppo help. tardi per I'll come by your sistemare. apartment. Avevo da fare finire un upload. Che poi voi lo sapete, no? Ogni giorno sto portando video di Tekken 3. Stasera esce alle ore 20 il video dove si sblocca il mitico Gon, il dinosauro, e ho scoperto che c'è. Avevo paura che non l'avessero messo perché dicevano ma per problemi di diritti. Io ci ho provato, ho detto facciamo una survival mod, vediamo se lo sblocca. E l'ho sbloccato. Devo andare, aspetta, in taxi. Ah, no. Avrei dovuto parlarle prima. Rinnegato più duro, ma non è neanche non è che ho detto delle cose brutte, Ieri mattina mi ha accennato, lo so, è stata proprio brutta. Ieri è saltata il mio provider di internet. Quindi dobbiamo di nuovo tornare da dove c'erano i taxi. Taxi dove era? Centro di trasporto, piedistallo taxi. Cavolo, dall'altra parte del pianeta. Avrei dovuto parlarle subito, Liara. Allora. Così la sbloccavamo subito sta missione. Ripeto, prima di finire quel gioco, cosa vuole questo? Thank you again. You have Grazie, no ancora, idea come what this non ha means to my notizia? family. Me l'ha già detto veramente. Me l'aveva già detto questo. Me lo ripete ancora, ha qualche problema. Allora, Tana. Hey, I gotta get back to work. Come vuoi. Ho lasciato il CD di TNA dentro la PS3 per tutto sto tempo. TNA. E io ho un disco dentro la 360. Quando Di l'accenderò. che cosa? Non lo so, non lo ricordo. O Fable 2 o GTA 4. Allora se Fable 2 ti consiglierei di portarlo perché come gioco quello sarà bello interessante. Sì, anche se vedendolo da un mio amico che l'ha riportato, lui si è annoiato e onestamente è peggiorato tanto. Cioè non è quel gioco eccezionale che pensavamo che fosse. Almeno oggi. Infatti, appartamento di Liara, andiamo. Mettiti subito a riparare. Vai, vediamo. Iniziamo questa missione, ragazzi. Vabbè, conta Grazie, che negli Leonardo. ultimi tempi Ancora. Non posso usare Liara. No? giochi riguardanti le fiabe, roba del genere, si stanno lentamente recuperando. Sì. Vediamo un attimo la scena. We got multiple shots fired. Yeah, techs are going over the place now. Central, we got an open carrier on this end. Switching to a coded Ma relay. cosa è successo nell'appartamento di Liara? What's going on? Stavano facendo le cose zozze su ogni This area mobile. is sealed off. Mamma mia, Please che step back, ma'am. Sealed off? Why? Someone tried to kill your friend. Come ho cercato di uccidere la tua amica? Tela? Chi sei te? Thank you, officer. Your people are dismissed. Capo poliziotti. You can't do Con that. delle agenti del genere collaborare con la polizia è un piacere. Interessanti questa gente. Intergalattica. Tila Vasir, Special Tactics and Recon. A Spectre? I heard you weren't reinstated. Too bad. You did good work. Ha fatto un ottimo lavoro. I assume you had business with your friend this evening, Commander. Liara was following a lead on the Shadow Broker. The Shadow Broker? Dangerous enemy to have. Ok, iniziamo a What are sentire the tutti i facts so dettagli. far? C'è un About po' di 45 crimine minutes anche in ago, questa someone took a shot missione. at Tasoni. Note the bullet holes.
Ragazzi, dobbiamo spanare uno dei criminali più loschi e potenti della galassia, che ha praticamente piede libero. Tu hai giocato l'1, tu l'hai sentito parlare di questo ombra? Io ancora no, cioè io ancora sono all'inizio. Sì, vabbè, ma la cittadella parlare. Sì, nella missione che cioè devo ancora finire di montare il video. Però nella missione si sente proprio parlare di questi qua dell'ombra. Sì. Non lo vedi, non lo vedi, non sai nulla. Di cui lo sai di chi faceva parte? Cosa? Quella lì che la volta scorsa la zia la stava condannando. Tali. Sì. Ma lei non c'entra nulla con Era l'ombra. lei. No, lei dall'inizio doveva portare dei file, dei documenti all'ombra. Solamente che erano riusciti a recuperarla prima, la volevano far fuori. Ci siamo dovuti andare io, bestione di Brut, come si chiama? Vabbè, ho capito. Il coso, il Krogan, ho capito. Un attimo che sto indagando ormai i nomi. Ma se di che indaghi, cosa è successo qua? Colpo d'arma da fuoco, dov'è qua? Check, sei offesa, ma questi qui hanno fatto il stesso violento. Hanno spostato tutto. Hanno spostato tutto. Hanno fatto gli orcioni. No, non dirlo che poi degni dei film di me traduci in altre lingue escono fuori parole brutte che tu non le stai dicendo, non dire mai queste cose, ricordati sempre. Degni dei film di Tinto Brass. Ciao Alex, guarda cosa ti faccio vedere. Alex, no, mi togliere. Ciao Alex. Ma quella è Alex. Cosa? Ah, qua? È la Los Angeles Lakers, sonava NBA qua. Si vede anche qui sotto. Insomma, sono quelle cose originali. Ma è andato Alex. Faccio vedere meglio, Sono vicino alla vittoria, top. Ma in che anno sei? Hai James Wade e Bosch, sei già avanti. Almeno 2011 almeno. Dico, l'immagine dell'astronave di prima, Jack. Timino, io non ti sento perché ho il cappellino. Timino, Guarda qua. Bello, Alex? Ti piace? Nuovo arrivo in famiglia di Jack col cappello. Ecco qua, ci sono io. Stavo dicendo, l'immagine prima, quella lì che si è vista là nel quadretto, quella che poi è cambiata appena Shepard ha toccato, mi ha ricordato l'astronave quella di Star Trek, quella lì che tonda, cioè che c'è la parte tonda e poi la parte quella la nave quella dei protagonisti. Vabbè, ho capito l'Enterprise, ecco. Sì. Ora si vede ma guarda, in realtà Los Angeles è anche la città della gente che c'è Hollywood, la gente ricca, cioè è veramente, l'hanno paragonata alla Juve non per varie ragioni. In realtà la mia squadra preferita sono i Bulls, però i Los Angeles Lakers hanno avuto informazioni pazzesche, emozionanti, quindi assolutamente non posso dire nulla. Cioè che te devi smettere di copiare tutte le squadre che piacciono a me, porca miseria. Non ma scusami, ma in Italia sono arrivate quelle squadre lì. Sia i Lakers che i Chicago Bulls. Come tutti gli italiani praticamente. E ricordiamo signori che i Chicago Bulls hanno vinto un bel po' di campionati grazie ai bracci e alle gambe di Michael Jordan. Non era da solo, Io e Jack è esperto nel copiare. Come Tazza, esatto, io e Tazza, maghi del copiare. Hai imparato dal migliore. Io ho imparato da Tazza. Un po', ma non lo nego io. Ma in realtà io, ragazzi, io quando lui non era ancora nato, io ero già fan di Michael Jordan, quando tu non eri nato lì. Che se non mi sbaglio lui vinse quello là, il pallone d'oro, il pallone d'oro, sì, vabbè, l'MVP, dai. Non mi ricordo ora come l'MVP. Si chiama MVP. La stessa sera che suo padre morì. Non lo so, questo non mi ricordo male. Non lo so. Perché c'è di fatto una scena in cui si vede lui che tiene stretto sta cosa e piange.
Molti essere dicono probabile, perché era andato a vincere quella cosa, ma altri dicono che era perché era se era morto il papà. Ma ci credo. Non lo so, tanto poi mi rivedo The Last Dance su Netflix, che è quel documentario pazzesco sullo suo. Io invece su cosa? Ma cosa è successo qua? What the hell was that? Grande Jacob. They just took out 3 floors to make sure she's dead. Queste missioni sono bellissime, ragazzi, erano a pagamento una volta. Su Serial io mi sono visto il documentario su cosa? Su Muhammad Ali. Ma i documentari sono belli, ragazzi. Ma che i miei tipi di documentari preferiti sono quelli non sulla natura, proprio sulla storia, quei documentari storici, tipo quelli che vedi la storia dell'umanità. Quelli sulla storia sono belli. Anche se sono stufo, che sono sempre gli stessi argomenti, sempre seconda guerra mondiale, sempre. Ma perché c'è che il fatto c'è che ma si è riattivata la radio di colpo, maledetti. Il fatto è che siccome l'argomento sulla seconda guerra mondiale, diciamo, trascina di più, più che altro perché a differenza dei romani tu hai delle immagini vere, hai dei video veri, a differenza dell'epoca romana che devi fare la ricostruzione e non è la stessa cosa. Tramite cose. Invece lì... Ma secondo me è solo per quel motivo lì, perché cavolo, cioè, ma sai quante epoche storiche hanno il loro fascino senza bisogno sempre che devono infilarci dentro? Vabbè, conta che a me, lo dico personalmente, il periodo storico che io adoro di più, a parte il periodo secondo conflitto mondiale, fu il periodo dell'antica Grecia, con la cosa dei Spartani, Ateniesi. Anch'io lo adoro. Il periodo romano con la fine della Repubblica, l'inizio dell'impero, l'inizio dell'impero, cose. Vabbè, ma noi siamo italiani, ci hanno influenzato entrambe le cose. L'Italia ha preso tantissimo dei greci, poi dai, ci sono altri periodi storici che ti piacciono? Il periodo ad esempio anche questo rosso con l'impresa dei 1000 è un altro periodo che mi storia pazzesca anche quella. Vabbè, ma la ricostruzione italiana è incredibile, ma sono d'accordo. Infatti io lo dico sempre, molti mi hanno detto che è stato sempre un pensiero stupido. Se questa idea quando venne detta del videogioco per i 150 anni dell'unità d'Italia non fosse stata buttata, scusando l'espressione, nella merda, ci faranno proprio un capitolo di Assassin's Creed, ma non so, e fosse stata fatta come Dio comanda. Dragon Slayer, lo conosci, Randy? Dragon Slayer, lo conosci? Conosci il gioco? No? Dragon Slayer storico, roba storica, sì. Dimmi. No, questo sì, perché l'ho trovato su Internet Archive. Vabbè, storico, dai. Dicevo, quindi se avessero fatto bene il gioco sarebbe stato buono. Cioè, se avessero fatto bene il gioco ci sarebbe potuto uscire fuori un universo videoludico sulla storia italiana che veramente ti saresti divertito a cosa, perché della storia italiana noi abbiamo un sacco di cose. Abbiamo la 1000 miglia, i diversi Gran Premi che ci sono stati, ma guarda, io non capisco Assassin's Creed ambientato nell'unità d'Italia, porco cane se lo vorrei, però ci troveremo delle robe strane, tipo che ne so, Garibaldi assassino, cioè che ci sarebbe comunque il fatto riguardante il come si chiama, ovvero che essendo che già ci sono non uno ma ben 2 capitoli su cosa con l'Italia, ovvero Assassin's ma sono epoche diverse, mi sembra Brotherhood, se non ricordo male. Brotherhood, sì, esatto, corretto. Brotherhood. E come ti ho detto, purtroppo il fatto è che siccome c'hanno sta cosa, anche perché pensano che il Rinascimento ha più fascino di quello, sono d'accordo, perché l'Italia era una storia tipica di tante altre nazioni. Oggi non sarebbe un target l'Italia, oggi è difficile che la Ubisoft vada a pensare facciamo un gioco ambientato nella ricostruzione italiana, anche perché guarda, già se hanno
Già col Giappone si sono lamentati di tante cose che non erano abbastanza. E che cavolo, il Giappone, l'epoca giapponese è una delle epoche più pazzesche della storia. Veramente. Visir, the Bavaria Frontiers Office. Liara signed in. Ma è veramente qualcosa di pazzesco. Cerca Liara. Un salario di nome Sekat. Sekat. Perfetto, vabbè, insomma, è interessante. Salute, si è raffreddato. Grazie. No, è che porca miseria, mi è venuto così di colpo. Mamma mia, quanto mi mancava avere i miei compagni di squadra nella missione precedente. Quanto è difficile giocare senza compagni di squadra. Fa tutto da soli. Ma ricordo, salute. Era fin dall'inizio del gioco non eri mai solo. Ha tirato un missile addosso. Che bello. Non è uno starnuto micidiale. Vabbè, succede. Lo starnuto di Naruto, che si moltiplica lo starnuto. Sarebbe un quiz. Che battuta veramente da cani. Dai, vabbè, questa era da premio. Vabbè. Sì, era da premio. Io ero famoso per le battute, quando andavo a scuola. Ero famoso, però scusami se te lo chiedo, non t'hanno mai menato con... No, anzi, apprezzavo. Allora i professori adoravano, cioè, mi hanno invitato l'ultimo giorno a fare la cabarettista. L'ultimo giorno, scusami, la cena di classe a fare la cabarettista. E ne volevano ancora, dai, ancora uno, ancora, cavolo ragazzi, non è che mi sono preparato, ancora, pure i professori, anch'io, è arrivato Pippo Franco, è arrivato. No, beh, non quei livelli lì, però diciamo che avevo il mio carisma su queste cose, infatti. Che poi c'è chi pensava che sarebbe diventato un comico, ma non c'ho. Una cosa che penso io adesso, che già con i cinepanettone, quello a spasso nel tempo, quello non mi piace, cinepanettone. Con la scena con Lorenzo è magnifico. Già là abbiamo fatto capire che cos'era il Rinascimento italiano. Ma guarda, c'è da dire, aspetta, i primi due cinepanettoni avevano senso, erano quasi fantoziana come storia, perché comunque facevano vedere i disagi della società, specialmente diciamo di quelli che stavano bene su SM. Alex, aspetta che devo dirti una cosa anche a te oggi, tu non mi hai ancora sentito, Alex. Devo dirti, buon Pomerania. Buon Pomerania. Allora, Vacanze di Natale 2000, sì, anche quello andava bene, sì, andava ancora bene 2000, sì. Hai battuto l'Udinese, beh dai, ma certo, ma Alex ormai sei primo. I cinepanettoni invece Vacanze di Natale 2000. Ma comunque raga, il fatto è che quello faceva comunque parte del periodo dei yuppies, ovvero del periodo dei yuppies, ovvero del periodo di cui facevano parte il quartetto più famoso della TV italiana, ovvero Christian De Sica, Jerry Calà, Massimo Boldi ed Ezio Greggio. Erano tutti insieme quei quattro, ok. E facevano parte del gruppo degli Yuppies, che poi è finito quando ci fu il fatto là Calciopoli, quello che fu. Calciopoli? Scusami, cosa siete un gruppo comedy con Calciopoli? Ma che senso ha? Jack, c'è no, ma ti credo, non è che non ti credo, E ne ha parlato, che si parlava del fatto quando ci fu si parlava forse di fatto che De Sica e Bold avevano litigato, quindi vabbè, perché molti fa internet di famiglia, chiaramente si erano riappacificati e volevano fare un altro cinepanettone, cosa così, e si parlava sì, anche dello fa internet, che ci penso, no, sarà romano, dello yuppismo, no, è laziale, ok. Perché nel film tifosi vabbè, nel film tifosi uno può anche interpretare la parte di un'altra, ma sì, ma di solito interpreta. Come stavo dicendo, il Napoli 4 punti di stacco da me. Ma ciao Samu, come stai? Samu, guarda qua il nuovo acquisto. Samu, c'è l'io, guarda qua che bello, ma che bello, il cappellino dei Lakers, e non era neanche la mia squadra preferita. Però preparati che c'è un colpo di scena e voglio salutarti così, io so già, è disperato.
Buon Pomerania! Buon Pomerania, Samu! Samu scappa, che ancora vuoi? Samu scappa! È troppo tardi, l'ho già salutato. Porca miseria. Tu e sto cavolo di Pomerania te lo faccio finire peggio del cane di Fandozzi. 6-2, lo so, ma io pensavo, io mi ero fermato a 4-2, dicevo ma no, ma è assurdo, guarda, assurdo. Ma poi veramente fu negli ultimi minuti che poi... Negli ultimi minuti, infatti, che è peggiorata la situazione, perché era 4-2, è una brutta scorsa, io ricordo anche che poi, insomma, non lo so. Terribile. E quindi, Diego, come ti stavo dicendo, si parlava dello Jupismo. E io ho guardato la Juve ieri sera, mi interessava più la Juve, ragazzi. È stata una schifezza anche quella, non è che... Cioè, Juve, nel senso che è stata una partita noiosa, non perché è schifezza per il risultato. Grazie Andy, un abbraccio a te. Attenzione, ci sta aiutando la signorina. Sai che siamo quasi alle ultime missioni, Samu, di sto Mass Effect 2? Prima o poi finirà, Grazie Andy. Andy Fire, compassione e ardore, come diceva la canzone. Quindi, Diego, come ti stavo dicendo prima, si parlava di questo qui, proprio dello Yupismo, che era questo... Ti interrompo un attimo, scusami ancora, sai per quale motivo? Samu c'è in classifica, Samu c'è. Dicevo, il motivo è che... Liara? Per le scene. Ah sì, per le scene sì. Aspetta, Liara, un'amica! Infatti, perché? Liara, this is Vizier. Esatto, perché? She's a Spectre. Che stai facendo? È la donna che ha cercato di ucciderli. Colpo di scena. Non ci voglio credere. Sai che mi ha salvato la vita? I saw you. I doubled back after I left. I watched you break into my apartment. Sei stata tu? So what? Adesso le punto a pistola anch'io. Tutti contro di lei. Non era buona questa. Senza tutto guardate sul Napoli, altri 6 limoni. Dall'Inter, ma adesso l'Inter è strafavorita contro il Napoli, ragazzi. Ma strafavorita. Il Napoli, io l'avevo detto da tempo che il Napoli era in discesa. Oh, Crosby! Mi spiace. Ciao, dov'è Diamond? Sono qua. Diamond, stavo proprio dicendo che l'Inter è strafavorita contro il Napoli. Cioè, l'Inter sta andando bene, il Napoli è in una crisi che non riesce a risolverla. Per me è proprio... Quanti ne ha presi poi? I giocatori ci sono. Non sta... E poi c'è un attaccante che è incredibile, il Napoli. Il fatto che, allora, la Juve è uscito un articolo del New York Times, guarda che belle scene intanto, che praticamente faceva vedere come la Juve è andata in crisi perché ha speso tutti i soldi. Cristiano Ronaldo costava 4 volte più del secondo giocatore più pagato, che è Higuaín. Quindi in pratica cosa significa questo? Che, cioè, se tu, il giocatore di più, spendi tutti quei soldi per un giocatore, quando poi il giocatore se ne va, che poi aveva 33 anni quando è arrivato, quella squadra è morta come mercato. La Juve, che era la numero 1, ha perso tutto. Perché hanno ascoltato i fan. Cioè, ha cominciato a calare piano piano. I fan, sì, perché i fan si stavano annoiando di vincere, è incredibile, perché i fan si annoiavano di vincere, non perché è voluto vincere, quindi nessuno è stupido a dire niente, ma perché dicevano, vabbè, abbiamo una squadra che vince, e ora cosa possiamo fare in più? Ci pigliamo Cristiano Ronaldo. No, non è per questo, cioè che Lukaku al Napoli ha dato gli scudetti. Ciao Simo, parlavamo della situazione critica del Napoli. Cristiano Ronaldo. Abbiamo il nostro... Era perché lui stesso in un'intervista ha detto: mi farebbe piacere in futuro giocare in una squadra italiana. Quindi i tifosi lì hanno fatto ma a che prezzo però? A che prezzo? Hanno fatto pressione per sta cosa. Quindi non lo so, però diciamo che la Juve è una squadra che aveva le plusvalenze buone, aveva tutte le cose positive. Ora manca di liquidità, ora è pieno di... Lasciamo perdere che oggi vedere il Taranto buttare giusto 3 punti contro chi? Scusa, contro chi ha perso il Taranto? Un gol al 90esimo quando succede tutto. Taro? Tartaro, non Tartaro. Non siamo in Grecia. No, io dicevo Tartaro proprio per dire... ciao Simo. Torre Maglie. Jack, c'è Simo che ha salutato. Certo. Sto parlando con Simo, infatti. Che non l'avessi... No, sto parlando con Simo. No, sto parlando con lui, infatti.
Comunque ti stavo dicendo, Jack, era il periodo. Questa missione, ragazzi, ve lo spiego. È la missione che dobbiamo scoprire chi è l'ombra. Vabbè, sì, ripeto, io ti lascio parlare, sto zitto un attimo io, dai. No, era il periodo, quello lì, si chiamava lo yuppismo, ed era quel periodo in cui, sai, la gente della Milano per bene si vestiva con l'orologio sopra la camicia, con determinati vestiti, girava con determinate persone e così via. Che poi quando ci fu il fatto, come ti dissi, che era quella di Tangentopoli, non Calciopoli. Ah, Tangentopoli, che c'entrava infatti? Questo periodo di, diciamo, non storico, ma sto periodo di innovazione per il popolo italiano, diciamo, finì in quel periodo. E quindi poi ci fu cioè i rappresentanti erano sti 4, e quindi come che stavamo dicendo prima, sono fatto dei cinepanettoni. Il fatto che i primi cinepanettoni portiamo Miranda, portiamo Giacomo, decidi tu, Jack. Sì. Secondo molti i primi cinepanettoni erano migliori, era perché i primi cinepanettoni erano figli proprio di quella corrente lì. Facevano vedere appunto questo perbenismo ipocrita, poi dopo è andato più sul comedy. Ecco, ma cos'è sto gameplay? Ma questo è sto gameplay assurdo, ragazzi. Da dopo quel periodo in poi ci furono quelli che ci furono, conta ad esempio, se ne dovessimo contare uno, c'era ad esempio coso, come si chiama? Merry Christmas, ad esempio, che fu ambientato in Olanda, e lì c'è la famosa scena di Massimo Boldi e Enzo Salvi quando se n'erano andati nel ristorante con Iarellisse, e c'era quella gnuda utilizzata come piatto. Ah beh, me la ricordo questa scena, sì. Boyers, che è stato? Poi ci ho detto ad esempio quella lì del come si chiama? Ma che cos'è? Non è il mio bersaglio, lo sto perdendo. Ma che cos'è sta missione? Non capisco niente, il bersaglio ho perso. Dico, quelle lì ad esempio quella a spasso nel tempo, come no, non parliamo di quel film. Oggi non riesco a stare tanto in là. No, tranquillo, Samu. Comunque il più importante, più interessante è il discorso di Samu, che sta dicendo Napoli non ha giovane, le scuole con l'età media più alta, ma guarda, la cosa positiva, e questa è veramente positiva, è che c'è ovviamente, per fortuna, c'è il calciomercato invernale. Il Napoli deve investire lì, perché il Napoli sembrava una squadra messa bene prima, ciò veramente. La migliore sembrava l'Inter come annata prima di... Noi comunque si deve cercare di svecchiare un po' la rosa più avanti, perché ci sono alcuni che hanno tipo 38 anni. Sì, è bello avere dei veterani che ti insegnano i più giovani, è una cosa utilissima. No, ma poi un anno fa poi noi avevamo tutto bene, ma le riserve dell'attacco erano proprio zero. Cioè Correa e Taremi lasciamo perdere. Che spettacolo sta missione, ragazzi, è stranissimo sto gameplay. No, ma quando stava Correa, Taremi. Non so se questa notizia è vera, raga, perché l'ho letta la ma si sta parlando di un acquisto di Donnarumma da parte dell'Inter. Ma che spreco di soldi, no, Donnarumma no, non permette Madonna. No, perché come ho detto io l'ho letto di sfuggita, quindi non so se è ma quello si spulcia tutte le finanze della squadra, che poi ultimamente sta creando più casini che altro. Manchester City sta facendo un sacco di infortuni, cioè lui non lo so, ha una reputazione Donnarumma, sta spaccando il ginocchio come se non ci fosse. Esatto. E non è che sia un brutto portiere, per carità è un grande portiere, però non voglio parlare male di Donnarumma. Quando era a Milan ha fatto miracoli, no. E anche con l'Italia. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, abbiamo finito questa missione. Non abbiamo finito questa missione, abbiamo finito questa parte della missione. Questa missione è bella, perché è intensa. Chiedo, chissà se la finiamo oggi.
Io poi la domanda la voglio girare anche al mitico Samu e a Diamond. Finché volete vedere questo Halloween, so che Diamond non guarda l'oro, ma magari qualcosa di soft piacerà vederselo anche lui, no? Qualcosa che non sia proprio l'oro. Si potrebbero, come non lo dico, però si potrebbe recuperare una serie che qua su YouTube c'è, cioè che l'hanno. Allora dimmi solo il nome. Quella di cui stavamo parlando prima. O se no c'è 12 Deadly Days ancora su Siria. Ma basta. Ogni giorno Halloween come nome della festa. Halloween è per me la miglior serie. Ma quella è Halloween, è come Halloween, solamente che è tutto sulle storie di Natale, e visto che fra poco dopo Halloween siamo sotto Natale, non è che non possiamo capito, ma non possiamo ripetere sempre lo stesso film ogni volta, ogni giorno, si sto cavolo di serie. Sarebbe magari la serie di Final Destination, però sì, è un consiglio. Quella dovresti vedere dal primo film in poi. Certo, dal primo film in poi. Come si sentiva nel 2000 quando la Lazio aveva vinto lo scudetto? Lì all'epoca giocava nella Cavese. Alex, sai che Alex. Sì, minchia, esattamente. Raga, ma se io nel 2000 ci avrei avuto 5 anni, come minchia avrei potuto giocare nella Cavese? Giocavi nella Cavese. Sai, prodigio. Mi mettevo... comunque, ragazzi, un colpo di scena, nessuno sospettava il ritorno della Lazio. Però, ripeto, venivamo da... Vi dimenticate, venivamo da un periodo che il Parma aveva sfiorato lo scudetto contro la Juve. Venivamo da quel periodo lì dove tutto era possibile. Venivamo anche da un periodo in cui per un arbitro del merda ci siamo... No, l'arbitro ha rivisto la cosa, tu parli dell'arbitro Ceccarini, ha detto che ha rivisto la cosa sul rigore di Ronaldo. Ha detto no, è giusto, ho fatto la decisione giusta, e mi hanno detto tutti gli arbitri che avevo detto. Non quello, dico, venivamo da un periodo in cui anche la nazionale non andava bene. Non era colpa dell'arbitro. Visto che no, andava benissimo l'Italia, era in finale. Andava in finale l'Italia. Ti voglio ricordare un nome di un carissimo. Come dici il 2002, non era ancora successo, stiamo parlando del 2000. Cosa c'entra il 2002? Il 2002 era dopo, è successo dopo. Di un carissimo arbitro. Ma che se ne frega del Moreno, ma ripeto, Byron Moreno. Non andiamo a tirare fuori Byron Moreno, dai. Ancora oggi c'ha ma quello sì, è stata un'infamata colossale, sono d'accordo. C'ha la taglia Collina è un bravo arbitro, sulla cabeza. Vogliamo dire questo? No, minchia, porco due. Collina, porca miseria, Collina era letteralmente l'Homelander del calcio, se dobbiamo dire la giusta. Nessuno si permetteva di dire A o di dire Pio in sua presenza. Perché Collina è finito lo stesso anno sulle copertine sia di FIFA che di PES, è incredibile, è finito sia su FIFA che su PES lo stesso anno, che è una roba rarissima. Gli diceva tu hai sbagliato, tu ti becchi giallo. Quelli nemmeno Pio dicevano va bene. Perché l'ho detto Collina, sanno che era interpartes lui. Non so se era Rooney o Beckham, lui l'ha raccontato, dice che durante una partita che lui aveva arbitrato inglese, dice che alla fine della partita ci sono andati, mi sembra, Rooney e Beckham, gli hanno detto ma come hai fatto? Di fare che? Di farli zittire tutti, cioè non ce n'era una mosca che volava, perché li ha salutati dicendo dopo quello che buon Pomerania. Cioè, che giuro che sto prendendo un click. Non giurare mai, ti vengono a criccare le orecchie. Ti pensa già al maltempo per quello. No, praticamente dice che tutte e due le squadre si erano zittite, cioè non avevano detto niente, né A, né O, né I, né Pio. E quando è finita la partita se ne sono ritornati ai propri pullman senza fiatare, perché dice che Collina era... Io adoro Pomerania, Simo, sono fantastici. Un silenzio pietoso, non ti è piaciuta la battuta, cavolo? Simo, è bellissimo. È dalle 4 che ci sta
che ci sta facendo una capocciatanda e gliel'ho preparata lì, gliel'ho preparata lì, dice mi raccomando, guardati l'intro, non perderti l'intro. Lui mi fa, non mi perdere l'intro, cavolo, mi aspettavo, cavolo. Non te l'aspettavi questo, mi sarà messa una maschera in lattice. Ma io l'ho detto, avrà fatto qualche cambiamento, no? C'era questa immagine di sto Pomeranian e lui che si gira, buon Pomeranian a tutti. Ho detto, ma che cavolo sta dicendo? Ti ricordo, ragazzi, che stasera, tanto qui c'è Yoshi Wrestler, dicevo, stasera c'è il terzo episodio di Tekken 3, sono 2 giorni che sto mettendo, 3 giorni che sto mettendo se ci check quell'immagine di Yoshi Wrestler, me la potresti passare, no, che c'avevi una mezzuccia idea per una cosa, ma poi più avanti. Ma te la giro, sì. Allora, comunque l'idea è questa, che io sto facendo tutto l'arcade di Tekken 3 e insomma sto sbloccando personaggi, vediamo i finali, insomma tante robe veramente. Oggi c'è il modo per sbloccare Gon, che è un personaggione vecchio che non lo conosce. Reciterò i mantra tutte le settimane, dice ma che è sta ballerina? Qui dice qualcuno si è salvato. Se è salvato qualcuno non va bene, spariamo, no, sto scherzando. Povera ballerina. Dov'è sta ballerina? No, ma di più vorrei capire il gatto che cavolo sta facendo là dietro. Il gatto? Sì, c'è il gatto dietro di te. Come fanno tutti i gatti, si lecca. No, prima stava avendo una visione onirica, perché guardavo così verso la finestra con la bocca aperta. Si emoziona, stava avendo un'apparizione mariana. Ma no, è che è rimasta, si è commossa per la mia frase, il buon Pomerania. Si è commossa per... Chi è che balla? Ma per l'amor di Gesù, per favore. No, come no, per l'amor del cielo. Per l'amor del cielo. Magari il gatto fa poco queste cose. A me interessa sta cassaforte da parete, su. Dai, andiamo a pigliare soldini, che in sto gioco sono sempre pochi e ti servono per... E poi dice che non si guarda le cose zozze, si guarda quelle due che fanno quelle roba lì, non si guarda. Era cultura Asari, dai, era cultura Asari. È la cultura Asari. Asari mostrano una certa qualità, non c'è nulla da fare, è uno spettacolo educativo, ragazzi. Educativo. Vedessi due che fanno fichi ma no, non è vero, ballavano e basta. Era un normalissimo spettacolo per tutta la famiglia. Per tutta la famiglia, balli sensuali con quella mezzagnuta e ballo per la famiglia. Vabbè, dai, è esotico, è un po' come se vai alle Hawaii, dice qualcuno di coprirsi di più, dai, per favore, vedi, ci rimangono male, cioè, dai, poverini. Ognuno si mette. Ma che cazzo mi significa? Hai inviato una clip video, cosa mi manda Alex? Ti manda un video ricco di emozioni, vediamo. Più emozionante dei discorsi di Leo? Più emozionante? Più emozionante dei miei discorsi. Chi è questo? Dei Lakers? Ma nel gioco? Ma tu nel gioco puoi vedere sta cosa, perché c'è Karim Abdul-Jabbar? Sì. A proposito di Magic Johnson. Ma come fai a vederti sti filmati, Alex? Magic Johnson, grande Johnson, grande. Quindi hai perso in finale? No, non è possibile, perché questi sono gli anni 80. Un'emozione, vabbè. Dico, lo sai che è stato uno dei cattivi in un film contro Bruce Lee? Magic Johnson o Karim Abdul-Jabbar? Karim. Sì, perché era anche allievo di Bruce Lee, incredibile, è vero, era anche allievo di Bruce Lee. Sì, ma tante cose. Tu metri 8 di Cristiano. Non era Cristiano, quel nome lì non era Cristiano. Cioè, dalle nostre parti, per Cristiano, per indicare la persona, cioè, dico, 2,8 m di Cristiano, come cavolo gli diceva a tirare quei calci secchi al petto, che porca miseria, altro che desi Sparta. Vabbè, che domanda. Ma scusi, ma l'ombra, ma chi è l'ombra? L'Asari non è l'ombra. Che cavolo. L'Asari non è l'ombra quella lì. Allora l'ombra chi sarà? La dobbiamo scoprire, l'identità dell'ombra. Il problema è che abbiamo finora trovato solo l'intermediario dell'ombra. Che vedete, è tutto un thriller sta storia, è bellissima. Però vorrei capire dove devo andare. Ho vinto, ne sto facendo una con i Lakers vecchi. Cercare di far draftare alle squadre i giocatori giusti, ma simulando. Prendo il controllo. Ti conviene fare il draft così col controllo delle squadre.
Ha senso, Alex, ha senso, ma la tua principale qual è alla fine, in questi anni 80? Spero i Celtics di Larry Bird, perché sono mica male, Celtics di Larry Bird. C'era un coso. Io Alex ho deciso di simulare più partite. Su un attimo, che di sta cosa. Io perché ho visto che non posso. Se mi gioco tutte le partite non finisco più. Che poi è bruttissima sta cosa che tipo negli highlights, se quando simuli non c'è nulla, cioè non c'è più nulla. Sparisce tutto quando simuli. È una cosa bruttissima perché tipo è come se nel secondo e nel terzo quarto non fosse successo nulla. Lakers, ma cambio squadra. Ah beh, anch'io mi diverto. È il bello di quelle epoche lì. Tipo adesso ho reso i Miami Heat, anche se non hanno nessun giocatore leggendario, sono la seconda miglior squadra a est dopo i Bulls. Però, anche se non hanno nessun giocatore leggendario, però stanno facendo un bel lavoro. Infatti sono contento perché ho puntato sui giovani. Miami Heat potrebbe diventare la miglior squadra. Celtics sì, Non so se poi penso che all'inizio non c'era ancora Kevin McHale. Kevin McHale è un gran giocatore veramente. Pensavo di no, ma poi mi è piaciuto tantissimo. Infatti penso che avesse anche vinto un MVP un anno. È comprensibile quando giocano così bene. Io non capisco dove devo andare, ragazzi. Sto tornando indietro, su e giù. Non c'è. No, c'è. Ah, beh, c'era già. C'era un gioco in GDR creato con RPG Maker di più, che aveva come protagonista cosa era un giocatore del no, non ho detto che no, Alex, se tu guardi gli highlights alla fine tutto ciò che hai simulato non esiste, non ci sono azioni, se ci sono momenti salienti non ci sono azioni, se non sono delle a me non ma poi Alex a me ogni tanto fa un bug che quando riparto tipo che c'era uno che doveva fare tiro libero e non si muoveva, rimaneva fermo. Intanto se riparti da simulazione ok, è ovvio, però pensavo che simulando ti creava l'azione, diciamola così. Pensavo quello, Alex, tipo FIFA te lo fa. FIFA ti crea cose anche se tu non le hai fatte, è quella cosa bella. È incredibile che lo faccia, ma lo fa. Perché simula ma allo stesso tempo le gioca, cioè è come se le stessi giocando. Io non so, veramente, ho cercato tutte le stanze. Sarà qua? No, cos'è qua? La cliente, eccola, la stiamo cercando. È vivo? No, non mi servono. Siamo disarmati. Ah, che brutta zona. Magari qua. Stiamo cercando ancora la cattivona di turno. Sì, secondo me è giusto. Che alla fine segui la scia di sangue. Oh, la scia di sangue. Io non la vedo neanche. La scia di splatter. Ma no, sono due goccettine, dai. La scelta usa. Ma sono due goccettine, dai. FIFA fa come NBA. Ah, ok, allora mi confondo io. Scusami, Alex. Sangue mi dà un po' fastidio, sai. Sangue? Ma questo è nero, c'è sangue nero, cioè neanche bello. Oddio, non è che sia mai bello. Nero. Vabbè. Datapad personale, soldi. Oh, i soldi sempre graditi, ragazzi. Sempre bello. Poi simuli totale. No, simuli totale sì, è vero. Jordi. Non è vero, simula totale, hai ragione Alex, non te la fa sta cosa. Se simuli totale, invece è più bello quando fai quelle velocità. NBA sì, ha una simulazione pazzesca, tipo comunque sai che il simulatore è brutale, cioè, non so quanti sconfitti mi dai i Bulls quando lo mando il simulatore. Me li fa perdere. Vediamo se attenzione, mi ricordo altra scena, la vediamo questa qua. Vizier, it's over. Beh, c'è anche la gente non dice nulla, cioè vedono gente con le pistole puntate, tutto normale. Nello spazio così. Di giovani. Ah, catturato una. Che roba sta tela, Vasile. Mariana, un N solo. Mariana. Ecco qua. Mariana ti aiuterò io, no, fuggire non ti aiuterò. Facciamo le nostre belle scelte, come piacciono a me. Perché allora ma sì che la salviamo sta Mariana. Ah, eccolo qui, cioè che si chiamava Barkley Shut Up and Jemengainen.
era praticamente un GDR di ma non è il momento, perché adesso stiamo facendo, siamo nella scena epica. Scusa, questa come fa a vedere se si è messa davanti la bella domanda. Sei patetica, dico. Vabbè, allora potrei fare la scelta così, però onestamente è più divertente questa. Ferisci il bersaglio. Ferisci il bersaglio. Sei proprio una persona cattiva. Cioè, Max. Anch'io ero uno spettro. Ecco. Il mio braccio. Non morirai, l'ha detto. Ma è un mito, Shepard. È un mito. Glenn Anthony Rice. Sì, Anthony Rice l'ho visto. Giocatore di baseball. 3 volte NBA All Star. Vabbè. Ah sì, l'ho visto. L'ho visto. Rice. L'ho visto. Fortino. Sì, infatti c'è, lo so, ma è giovane. Giovane, sì. Ma non è così giovane, dai. 77, 87. Sì. Vabbè, ha poco più di 24 anni. Sì, Rice infatti è forte. Rice è forte. È lui che segna, quindi fa punti, infatti. Devo passare il volume del gioco. Infatti non mi posso lamentare, ma ripeto, è un miracolo vedere questi hit. Ma adesso Phoenix Suns, da quando gli ho messo Charles Barkley, dicono sempre, porco cane. giocoso, Charles Barkley era il... Sì. Il giocatore di cui ti stavo dicendo. E la cosa ironica è che lui si rifiuta di entrare nei giochi NBA 2K, perché dice che loro devono fare un fondo dedicato ai giocatori ritirati. Perché cos'è un fondo dedicato ai giocatori ritirati? Scusami, un fondo dedicato ai giocatori ritirati, ma è un'idea stranissima. Perché devi fare un fondo di soldi monetari dedicato ai giocatori ritirati? Cioè, capisci che non ha senso? Cioè. No, ma poi il bello è il gioco questo qui che aveva creato i tempi per PC. Era praticamente, come ti ho detto, sto GDR in cui a causa di una sua schiacciata aveva fatto fuori un sacco di gente. Normale, cioè, non l'ha avuto giù una roba del genere. È il momento di fare casino. Oh, guarda che è arrivato. Ma non le fa... Ciao Cometino, io odio quando la simulazione mi fa giocare giocare top meno. Ma infatti il mio problema della simulazione è che Jordan non fa neanche 30 punti. È assurdo. La simulazione mi butta sempre fuori quelli buoni. Fa giocare gli altri. C'è sempre quell'Anderson, come si chiama? Anderson è uno che ho io, che ho una guardia. Me lo mette sempre in campo al posto di Jordan, e Jordan fa meno punti di quello, non so perché. E poi ripeto, a volte mi fa devastare. Infatti contro i Bullets, cavolo, che sono Washington, mi avevano praticamente devastato il simulatore. Sono entrato in campo io, ho dovuto recuperare 20 punti, ragazzi, 20 punti. Ho ripreso in mano i Celtic, ne prendi prima tutti i 20 punti, i giocatori che segnavano, ho preso io e ne ho fatti 40. Infatti, anche io quando gioco faccio 40 punti e li faccio, dai, con quelli bravi. Normale, con uno solo avevo detto. Comunque ho visto Wembanyama ieri, ho visto. No, niente, giocatore Wembanyama. Sì, mi sta simpatico. Io devo mettere che quest'anno tiferò per Orlando Magic, perché c'è la possibilità che facciano un miracolo quest'anno Orlando Magic. Io ci credo. Orlando Magic potrebbero vincere, ma vincerà probabilmente Oklahoma. Vincerà Oklahoma. Come giusto che sia, è più forte. Allora, eccoci qua. Dai, su ingegnere, su. Signor ingegnere. Sangue verde, questo non fa paura. Ti finirò personalmente. Cosa vuole questa da me? Oh, finalmente ha deciso di combattere. Perché non voleva combattermi lei? Allora, abbiamo una mossa che le toglie questo, ok. Non dico cosa le toglie qualcosa. Allora, deformazione. È fastidiosa sta nemica. Io avrei preferito. Cosa Dio? Non
ci sono più dinastie, purtroppo per fortuna. L'hai detto deformazione, invece era il Ma i Lakers, sembra che i solidi hanno comunque sempre i Lakers, però è vero che tipo Miami se li comprati uno ricco. Grazie alla facciana. Grazie alla facciana, c'hanno un giocatore. Ma non bisogna dire queste cose. C'hanno un giocatore che porca la miseria. Fa wrestling. Un ex giocatore che fa wrestling. E cosa? O'Neal, Shaquille O'Neal. Ma qua non c'è più Shaquille O'Neal, una vita fa, una vita che si è tirato lì. E ho detto ex Vabbè, giocatore dei Lakers. Si è comprato quasi tutti i cose. Ma sì, vabbè, quasi tutte le azioni dei Lakers. Anche se il suo film, poi lo voglio vedere, il film del genio, che dicono che è un film bruttissimo, quello Kazam, si chiama, è un film con... Tu ti dovresti vedere ma il coso anche, il videogioco, perché lui ha fatto forse un videogioco dove sembra Take Down, una cosa del genere. Non è vero quello che dice Alex. Alex, tu che film ti vedi ad Halloween? Alex, vedi qualcosa di horror? Halloween, non Halloween. Lo so l'italiana, Halloween. No, quello non posso dirlo. Nell'era Curry puoi fare una carriera con i Lakers. O'Neal. Vabbè, ci sono. Shaq. Ragazzi, sono Jermaine O'Neal. È vero, Jermaine O'Neal me lo ricordo. Jermaine O'Neal, c'è anche lui. Io te l'ho detto, consiglio come Saren, va all'inferno, mi dice, che è simpatica. Cioè non so, Diamond, se vedi la live mi vedi col cappellino di Los Angeles Lakers. Pazzesco. Sto giocando perché... che cosa giochi di bello? Vado a scuola al 31. A Pokémon Bianco 2. Vabbè, ma i film si vedono alla sera, è ovvio che hai la scuola, è venerdì, è giustissimo. Alex, la sera, non la mattina. Io me li vedo alle 10, alle 11, mi vedo qualche film sbudellone. Vabbè, che la mattina al massimo, se proprio ti vai a vedere, poi bisogna vedere anche il 31 che viene, se sabato o domenica. 31 è venerdì sera. 31 è venerdì sera. È venerdì. Ok. Ciò che andava fatto, esatto. Allora, grazie Leonardo. Che potrebbero fare qualcosa. Lo vedrò già in metro, Jack. Oh, sì, fa paura la metro di Milano, cavolo, lì ci mette col coltello. È una schifezza. Come dice mia nonna, schifenza. Sì, schifenza, esatto. Schifenza. Schifenza. Che schifenza, proprio dice così. Allora, schifenza. Lio domani farà un esperimento, andrà in uno dei quartieri più pericolosi di Milano dicendo oh che bello il mio iPhone nuovo appena uscito, che bello, l'ho pagato 1.500 euro, che bello, e ce l'ho qui in tasca. Ragazzi, ma voi vi rendete conto? E poi vede che si avvicina qualcuno e gli dice buon Pomerania. Dico, voi vi rendete conto che il maestro del biliardo che ci sa, devo essere io ad andare a fare queste cose, non lui, perché lui se la caga. Un attimo che siamo una scena importante. Non ho fatto le scelte buone, l'ho ignorato. E quindi? No, sembra come una trasmissione comica dove dicevano sempre e quindi? No, ma io non ce l'avevo con quel motivo lì, no. Il team con Samara ci sta, le due biotiche. Ecco. Le due biotiche in squadra insieme. Questa c'ha saccheggio. Saccheggia i sintetici, ma qua non si affronteremo. È la seconda parte della missione. Comunque, il maestro del biliardo. Il maestro del biliardo era un personaggio strano. Arrivava lì, si sedeva. Tieni, c'ho questo libro pazzesco. Ti insegno questa mossa, che poi sono vere le mosse di biliardo che impari nel gioco, cioè quelli di Persona 5 esistono, sono mosse. Io so che sembra strano, io ho giocato biliardo ma ero scarso, giocavo a livello assolutamente amichevole, ma ho visto delle persone che ti facevano quei giochetti tipo colpire dietro la schiena, non sanno fare, sono tutte vere, non sanno fare. Vedete che giocava tutti i giorni, uno era il figlio del proprietario del locale, quindi è ovvio che si allenava al biliardo tutti i giorni che voleva.
The shuttle bay is locked down. Uno mi dice sempre aiuti. Tu giochi gratis e giochi contro di me. Vabbè, allora sì, tanto perdo, There's a constant lightning storm where the hot and cold air collide. Cosa ne pensate dell'industria dei videogiochi, i licenziamenti volontari? È una cosa moderna. Ogni tanto di cose del genere ne fanno e ben troppe. Sì, quelli che hanno fatto Tom Clancy's The Division, Avatar Frontiers of Pandora e Star Wars Outlaw, Ubisoft ha detto fate dei licenziamenti volontari, cioè licenziatevi voi. It's hard to pinpoint in this lightning. Cioè, per me è abbastanza disgustosa come cosa, poi non so cosa ne pensate, ma a me no, io devo fare una serie per cosa, perché poi appena questi qua si licenziano e provano a creare qualcosa di nuovo loro, lo iniziano a fare, ma vedete, questi qua se ne sono andati per no, non succede nulla, anzi, è successo 1000 volte nella storia, ma no, lo fanno sempre i programmatori. Comunque che bello, siamo nella nave dell'ombra e non sappiamo che faccia l'ombra. 5 giga di video, porca miseria. Io oggi ho 4 giga il mio video di Tekken 3 che pubblico stasera. 4 giga, ragazzi. Davvero giga chat. Riesce un video di 30 minuti dove fa 2 arcade e poi ovviamente sblocchiamo Gon. Il dinosauro esiste anche in questa versione remaster HD. Hanno messo il dinosauro. I droni non pensano a sparare. Vabbè, comunque finalmente affronteremo l'ombra. Se dovessimo perché viene messo il Tekken? Basti pensare a Coso, a Kuma, a Panda e a... Belli personaggi. Vabbè, ma stanno simpatici quei personaggi così, gli animaletti. Cos'è? Recupera componenti. Altri crediti per noi. Soldi. Ma chi è che va a mettere 3000 crediti sulla superficie della nave? Vabbè. Che matto che lascia tutti quei soldi. Those capacitors discharge built-up lightning. Scaricano fulmini. Shepard, try firing at the capacitors. Ho fulminato i nemici sparando ai connettori. Che bello, condensatore. È bellissima sta cosa di fulminare i nemici. Mamma mia. Cioè, si aggiunge alla serie di cattiverie che abbiamo fatto in questo gioco. La scena che ho ripreso io l'altro ieri su cosa, come si chiama? Non lo so. Dei zombie, dove praticamente per far venire giù un'antica ho dovuto fare attaccare dei zombie alle cose elettriche. Tu vedevi questi zombie attaccati partita la theme song di Shawn Michaels permessa dalla non mi parlare di Shawn Michaels che ho scoperto oggi sta cosa che mi ha quasi sconvolto. Ma sul punto di Shawn Michaels io dico solamente che un famoso sito per adulti aveva in mente di creare una versione zozza dello Screwjob di Montreal, ma non sono sorpreso, non mi sconvolge e devo dirti che l'idea anche c'era, perché le attrici erano pure belle, alla fine invece attrici? Io pensavo fosse fatto con due che somigliavano a Bretante Shawn Michaels. Ma che schifo. Vabbè, ho capito, pensavo che l'idea fosse quella. No, allora se la versione zozza, ma non possiamo parlare di quei film, non possiamo ma non manco esiste meno male, cioè si parlava ma non è mai esistita sta cosa. Vabbè, dai, era un'idea carina che poi c'è in mente che cavolo sarebbe successo. Io pensavo già tipo Shawn Michaels e Bret Hart tornavano per fare un loro due no, io penso che facevano sta cosa qui e nel momento in cui ci sarebbe stato lo Screwjob, il signor McMahon di quel video lì saliva sul ring e diceva per farvi fare pace mi concedo lei ma signore, per favore sì, arrivederci, grazie, sarebbe finito così. Cavolo. Anche perché quello, guarda, l'ultima cosa è citare in mezzo quella persona lì, ma quell'ultima persona da citare oggi. Cioè, coi casini che ha, che li ha risolti grazie all'amicizia potente con una certa persona. Cioè, ha un amico ai piani alti che gli ha fatto bloccare tutte le accuse e non è più processato.
Sì, esatto, sono amici. Ho sentito una... Esatto, come quella persona lì. Ho detto tranquillo, è mio amico, l'ha protetto. Sì, gli stava per fregare solamente... come si chiama? Federazione. Sì. La voleva prendere? Perché non ti ricordi quando ci fu la battaglia dei miliardari? Ah, ma era ma era la storyline, io parlo della realtà. No, si è parlato, cioè c'era proprio la come si chiama? Cioè in un'intervista lui ha detto che lui era intenzionato ad acquistarsi. Ma lui sì, ma non l'avrebbe mai accettata sta cosa. In quel periodo lì che ingranava così bene. Io ti immagino. Fosse oggi è più facile venderla, perché oggi non è più la WWE di una volta. Oggi è un'industria che fa parte di un'altra industria, mezza incastrata in compia. Se io fossi quello lì, che non voglio dire il nome, il signor capo dell'America, io piuttosto che comprarmi la WWE punterei a qualcosa di più piccolo. Si piglia la CZW, Combat Zone Wrestling, la CZW è da un pezzo che se... No, ma io penso... Ti immagini, la riporta il vecchio stile, entra lui, il primo show dice This is CZW, il pubblico CZW. No, io farei quella cosa lì, cioè comprerei la indie e poi dalla indie utilizzerei cose in televisione, ma andrei non solo televisione ma anche in una persona così, devi capire, le persone ricche vogliono la roba la numero 1, non vogliono la numero 2, la numero 3, vogliono la numero 7, la numero 8, vogliono la numero 1 al mondo, vogliono la più prestigiosa. Scusami, se fosse questo punterei ma tu non sai, ma tu non ragioni come un ricco milionario, non puoi, devi entrare nella testa di queste persone. Invece sì, lo sai perché? Sai perché? Perché a differenza di loro che hanno già la pappa pronta, se io mi comprassi un indie e la faccio diventare lenta, è proprio questo che non ti rende un milionario, perché loro hanno già avuto la pappa pronta, sono abituati a 100 volte tanto, guadagno 100 volte tanto. Ma non guarda, tanto un milionario, loro sono, come dire, sono proprio, cioè, tu capisci, come persone che nascono proprio, cioè che pensano che il mondo gira attorno a loro. Ma tu non pensi che il mondo gira attorno a te, non hai questo ego che hanno loro proprio pensano che il mondo gira attorno a loro. Che facciamo gli sponsor della Vodafone? Perché? Vodafone. Tutto gira intorno a te. Ma che cavolo di... Ricordi? Ma no, veramente ha fatto uno sponsor del genere? Sì. La Vodafone aveva lo sponsor che faceva tutto intorno a te, quindi preferivo quando avevano quell'attrice là, se vogliamo chiamare l'attrice, la cosa, come si chiama? La modella quella in americana. Sì, esatto. Cosa? Megan Gale, esatto. Preferivo quella. Preferivo. Vabbè che poi più avanti mesero magari cosa. Cioè, il cosa fece Capolino. Chi è Cosa? Non capisco. Coso. Che sta di Siga. E ancora? Sì, è vero che ha messo quello. Ciao Leonardo, vai via. Va bene, Leonardo, stasera ci sono anche le partite di Europa League. Auguro il meglio agli italiani. Io appena posso staccherò anch'io, ma qua sono in battaglia. Finché sei in battaglia non ti fa salvare. A te succede come l'ultima volta che non abbiamo potuto salvare. Sono quasi morto, mi sono salvato per poco. Ho le due Asari in squadra con me, poi avere Liara è un piacere in onore dei vecchi tempi, però è solo questa missione, quello che scoccia. Il DLC, il concetto era, vuoi vedere Liara? Paga! Era così. Ringraziamo che oggi ce l'abbiamo di questa leggendaria edition. Ti è venuto il come si chiama? È venuto il Zeb 89. No. Paga. Non stavo pensando a lui. Stavo pensando a questo. Io pago. Cioè che quando ci hai detto prima paga, era venuto in mente lui. Io non ci penso proprio lui. Chilometro da me, vive a un chilometro da me, quello che dice Volevi! Sì, lui.
Sì, perché io vivo proprio sotto Bibbiena. Ma porco cane, l'avrei anche incontrato magari. No, io conosco suo babbo. Anche lui ti dice Manz! Anche lui ti dice Manz! Ma io dico Manna! Che battaglia intensa questa! Cioè, praticamente stiamo scappando da gente che ci sta sparando razzi. Anche se lo voglio vedere Lio che entra in un video con la marcia presidenziale e si siede fa un discorso pazzesco. Ma scusa, perché lo dovrei fare? Perché gli annunci che hai acquistato la Ring of Honor, anche tu. Ma c'è acquistata Tony Khan che è andato milionario. Perché sì. Ho acquistato la Ring of sto cazzo. Sì, esatto. No! Quelle parole, dai! Sì. Parole. Ecco qua. È arrivata Lina. Ricordiamoci che Parola era sulla copertina di Calciatori Panini, la rovesciata di Parola. Famosa copertina. Ma perché? Non è una battuta, è vero, grande Parola. È una rovesciata bellissima, padre. Ormai Calciatori Panini era famoso grazie a sta mega rovesciata di Parola. Tutti l'abbiamo vista e nessuno sapeva chi era. Chi è che faceva la rovesciata? Io ci avrei messo un gol di Vampeta come copertina, ma vabbè. Vampeta! Magari l'unico gol che ha fatto nella storia del lui ha giocato all'Inter, quando ha giocato all'Inter, ha segnato contro la Lazio, nelle finali Supercoppa italiana. Ora hanno perso, però segnato. Dico, ma te sei proprio innamorato di Vampeta? Sono fan, perché per me è un giocatore che è stato sputato addosso, quando in realtà la sua carriera fuori da Milano è stata molto buona, è sputato addosso solo in Italia. In Olanda ne parlano bene, in Francia ne parlano bene, in Brasile è adorato, è considerato un guru, tant'è che è andato a aiutare lui, il coach delle nazionali brasiliane, dando consigli. In Italia spesso e volentieri c'è il brutto vizio di salire sempre di salire sul carro e attaccare nelle altre occasioni. Sì, peccato, è vero, in Italia non ha fatto niente, ma perché? Perché si è infortunato sto poveraccio, si è fatto male, e se n'è andato, fra l'altro in perfetto accordo con Moratti. Infatti probabilmente era stato un signore che ha detto io rinuncio anche ai soldi, e Moratti ha detto no, io pago i miei debiti. Cioè, Moratti è stato ancora più signore di lui, però Vampeta non è stato così cattivo, non ha detto pagami e me ne vado, no? Infatti. Cioè, vediamo, non è un mostro Vampeta, è un giocatore che ha avuto il suo talento e poi si è bruciato perché stando fermo, cosa ha fatto? Ha fatto il festaiolo, e sta cosa è nella storia, non è una fantasia, ha fatto il festaiolo, si è divertito e ha iniziato a cadere in carriera, perché arrivare a Milano è specializzato. Se andava alla Fiorentina, a cascare. Se andava alla Fiorentina faceva il post Battistuta alla Fiorentina, magari succedeva non che abbiano lo stesso ruolo, ma succedeva qualcosa. È in una situazione veramente terribile. La Fiorentina sì, è terribile. È ultima in Serie A. Lo so, non voglio vedere la ultima io la Fiorentina. Deve riprendersi prima possibile, che una cosa del genere. Fiorentina è un simbolo del calcio italiano, non è una normale squadra. E continua a stare laggiù dopo. Chissà che brutta immagine dà tutta la città di Firenze. Te sei fan perché sei toscano, non sei di Firenze, ma perciò apprezzi comunque, immagino, una squadra che ha preso la regione. Sì, anche se tecnicamente sono interista, vabbè, certo mi rimane simpatica la viola. La viola, sì, la viola. Una bella maglia, una bellissima maglia. Sembra il mio cappellino dei Lakers viola. Sì, la maglia viola. Adesso gli Orlando Magic, te lo dico, Diamond, hanno messo come un logo che sembra il logo dell'Inter. È diventato, prima erano blu, cioè nero-azzurri, erano normali, adesso nero-blu, proprio col blu scuro dell'Inter. Cioè adesso veramente gli Orlando Magic sembra il logo dell'Inter. Fatelo vedere, è il logo 2025 degli Orlando Magic. Manca solo il biscione, Biscione, vabbè, il simbolo di Milano, vabbè. Sì, che non mi piace l'immagine, ne parlavamo, quel drago lì è una brutta storia, nel senso, era un drago che mangiava non diciamo cosa, perché mi guardano credere. Vabbè, ma mangiava i piccoli funghetti, come dice. Sì, esatto. Ancora questi funghetti, dai. Sì.
come basta diceva... che non siano funghi allucinogeni. No, quelli No, no. era come diceva cosa, Homer. E poi inizia ad avere le visioni come Tino che inizia a sentire che noi abbiamo detto delle frasi che non abbiamo mai detto. Ma tu hai detto questo? No, Stefano no. Ma hai detto questo? No, Stefano non l'ho proprio detta sta parola. Ma sì, l'hai detta. No, non l'ho detta. Ok. Intanto ti ricordi che capisce Mazzi per... Vabbè, non ti devo dirlo però. Niente. Mazzi per fare. Sì, ok, così va bene, anche se non fa rima. Allora, io mi sono bloccato perché sulle navi ci si blocca per colpa di sti posti assurdi. Qualcuno ha fatto certi strafalcioni a scuola. Io ho proprio il bestiario di tutte le gaffe degli studenti qua sì. davanti. Sì. Aspetta che te le leggo alcune. Aspetta, fammelo aprire. Sì, intanto me le leggi per culo. Ma sono proprio fatte da te, queste, cioè, No, le ho raccolte proprio, le ho raccolte. Incredibile. Alcuni sono anche dei miei studenti. Certe volte, guarda. Che onore. Vediamo. Allora, qualcuno che dice che Kant era il filosofo dell'aperitivo categorico. Aperitivo! È imperativo categorico. Sì, l'aperitivo. Vediamo. Bene. Poi Don Rodrigo era un signor 8. Signor 8, non signor 8, signor Spazio 8. Era il signor 8 del paese dove Renzo e Lucia vivevano. Sì, certo, signor 8, non signor 8. Qualcuno ha scambiato il Vaticano per un vulcano, poi. Oh, quella è grave. Quella è grave. Non si può. Poi, allora... Ma sono peggio di quelli del collegio. Poi l'URSS è la sigla di un'organizzazione terroristica che in Italia ha fatto gli anni di piombo. Ma no. Allora, la seconda guerra mondiale è finita nel 58 con la vittoria della Germania. No, nel 45 con la resa della Germania. In che mondo vivono? Cosa penso? Come possono? È finita nel 45 con la resa nella Germania. Io posso capire, hanno confuso l'anno, A parte che non puoi sbagliare. Dice addirittura che la terza guerra era scoppiata in India. In realtà non c'è mai stata una terza guerra. Ma ci siamo andati. Cosa col Pakistan, però non ci siamo stati molto vicini. Più di tutti nel 62. E anche nell'80 qualcosa, quando hanno fondato un coso russo. Ma fidati, più di tutti nel 62 sì. Con la crisi dei missili. Ma in maniera 100.000 volte peggiore rispetto a quando ci sono state alcune escalation della crisi ucraina dei giorni odierni. Molto peggio all'epoca. Perché oggi, infatti... Occhio, solo che è un argomento molto delicato. Lo so, infatti no, perché... Ma cosa so, perché Trump non gli dà quei missili? Perché non vuole l'escalation, possiamo parlarne. Diamond, è sempre il solito motivo. C'ho questo contratto che mi dice non parla di queste cose, quindi evito. Dicevo solo, è per quel motivo lì. E adesso andiamo avanti. Questo... Vabbè, comunque, dai, andiamo avanti. I tedeschi invasero la Germania, cioè che sono autolesionisti? Sono autolesionisti. Invece fa la Sandosa. Aspetta, però c'è vero che quel famoso Butch, non diciamo quale, successe che lui cercarono di prendere il potere, però è un'altra cosa. Allora, la morale dei Malavoglia era la teoria dell'ostetrica. No. Dell'ostrica. Gabriele D'Annunzio, estetista. No, mi dissocio. Ma no, ma il Vate è estetista. Vediamo. No, poi povero. Il compagno di Stalin si chiamava Tronchi, sì, come lo snack della Ferrero. Non Trotsky, compagni, hanno litigato pesantemente. E sono degli studenti della scuola di Diamond. Il più celebre romanzo di Pirandello, prova a dire come l'hanno chiamato. Uno nessuno? No, dimmelo te. No. Il Fumattia Bazar. No. Bazar, è proprio quello. Allora, il famoso generale garibaldino si chiamava Nino Biperio. No, Bixio, la X non è un per. Sì. Il grido di Munch. Il grido di Munch fu dipinto da Van Gogh. No, sì, chi è Munch? È la persona che grida.
Scusami, non è una... Ma a parte che anche lo stile non sarebbe mai un Van Gogh. La Gioconda si trova a Lourdes. No, a Lourdes, neanche a Louvre. A Lourdes c'è un santuario mariano. Esatto. Era rubato. Totalmente la Gioconda la vogliono arrubare. Ma poi lo sbarco in Lombardia. In Lombardia non c'è il mare. In Normandia. E lo sbarco in Lombardia? Ma dov'è il mare in Lombardia? Ma sì. Io sto ridendo. Era in Normandia, che sarebbe... Vabbè, ovvio, ma ormai lo abbiamo studiato. Gli anglo-americani, sì, me lo ricordo. Di cui vogliamo ricordare c'era magari un orso in mezzo, quindi... Come disse il famoso filosofo Kierkegaard. Esatto. Kierkegaard. Posso dire tutti? C'è il tronco e il Kitekat, sì, no, Kitekat però è il cibo per i gatti. Kitefish. No, perché Kitekat è il cibo per i gatti, mentre Kitkat senza è lo snack. È ovvio. Qualcuno però confonde e dice Kitekat. No, Kitekat è il cibo per i gatti. Sì, è. E poi i Malavoglia non ebbero fortuna nell'affare dei lupetti. Lupini! È un tipo di legume! Sono arrivati gli scout. Che qua in Sicilia è molto amato come cibo d'aperitivo. Vacca al portellone. Avevo letto vacca al Jack, e poi sarei io. Jack, poi sarei io che faccio le battute volgari. Dopo la morte di Matteotti, i parlamentari risposero con la recessione dell'Avellino. No! Secessione dell'Aventino. La recessione. Avellino. Che è Avellino? L'accesso col cretino. Ma devi pure il TG. Secessione dell'Aventino. Poi vabbè, Enea e Didone erano due donne. No, Enea era un uomo. Enea è uomo. Vabbè. In realtà Enea era un troione, però no, mi dissocio. Le teorie di Martin Lutero ottennero ampia diffusione grazie all'invenzione della stampante. Scusa, della stampa a caratteri mobili. È giusta. La stampa a caratteri mobili non era la stampante. Sì, ma non era la stampante. Questo è giusto. Non era la stampante, non era la Epson. Perché c'era la prima stampante era quel tipo di. Sì, non era proprio la stampante, la stampa a caratteri mobili. Per il vino, da quello che so. Il vino? Quello è cometino. Il vino è cometino. Vabbè, poi la rete è pericolosa perché ci sono quelli che innescano i bambini. Non dire la parola giusta, ti prego. Non dire la parola giusta, siamo in live. No, perché no, veramente, perché in elettronica innescare sì, è una cosa elettronica. Sì, ma non dire quella, per fortuna non dire quella. Preferiamo l'innescamento a sto punto, che almeno è una roba elettronica. Se le arrobano. Nel paradiso Beatrice dà a Dante l'ecstasy. No. Massimo la figlia, però è un'altra cosa. No, neanche, qua proprio niente. La guerra fredda si chiama così perché è stata combattuta senza sentimento. No. In realtà era perché c'erano 5 metri di neve, però No, in realtà perché non è mai degenerato in uno scontro armato. Esatto. Oppure qualcuno che diceva durante i mesi invernali, così. Che cavolo stai dicendo? E c'è stato il combattimento a fuoco. Ricordatevi coso, Metal Gear Solid. Quello è successo da fuoco. Vabbè, mica nella realtà. Che non è vero. Mica nella realtà. Allora quelli che dicono che anche che la guerra lampo si chiamava così perché combattuta durante un temporale. Pensavo perché non avevano chiuso la zina. Cioè, a un candidato viene chiesto di individuare il Marocco sulla cartina. Passa in rassegna tutte le aree celesti e poi si arrende. Non c'è alcuna traccia del Mar Occo. Non l'ho capita questa. No, perché il Marocco ho confuso per un mare. Il Mar Occo, mio Dio. Occo. Jack, per favore, se ti trovi un pochettino di veleno per sorci, poi passamelo che almeno moro prima. Da vedi che ci sono battute peggiori della mia, del Pomerani, Ci sono battute peggiori. Ai tempi di Stalin c'erano i goulash. No, sì. Goulash è un piatto a base di spezzatino. Non ci fa male, non ci fa tanto male.
Poi vediamo più avanti cosa c'è. Ma io dovrei anche andare, ma quanto finisce sta battaglia? Nell'antica Roma c'erano patrizi e playboy. Non i plebei. Ma per favore. Mi sto piangendo. Galileo e Galilei erano due fratelli scienziati. No, cioè Galileo e Galilei. No, Galileo e Galilei è la stessa persona. Io piango, scusa mi ritrovo questo. Cioè, ma poi durante il risorgimento Mazzini e Garibaldi fecero la carbonara. Sì. No, cioè... Ho mangiato la carbonara. Ma poi l'Ungheria io dopo questa ma poi nasce poco sulle 7 mi saluto perché veramente se fa poco me ne sento nata, mi ha avuto un picco da solo con le mie mutande, quindi fa caldo ai poli. Oppure Giovanni Verza. Cos'è quello dei poli? Non ho capito. Che fa caldo ai poli. Fa caldo. Sì, caldissimo proprio. Stai smanicato. Accendila quella luce che sembri un santino con la luce fulminata. Via di nacquero in Grecia a discapito di Zeus. No, è arrivato Ferro. Di tuoni fulmini. È arrivato Ferro. Fulmini. No. Ma perché lo sta fulminando? L'ombra l'ha intrappolato. Il terzo Reich va per no, La non maggiore. quello, cioè, no, cioè in La maggiore, che è una canzone che si chiama Reich, scusa. Un po' no, era per un gruppo, c'era un gruppo che si chiamava Reichstein. Vabbè, quella è un'altra cosa. Quelli sono dei Rammstein. Allora, vabbè, ragazzi, la facciamo la prossima volta sta missione perché vedo che è ancora lunga. E vi ringrazio, è stata bella. È stata molto bella. Vi saluto e vi auguro buona serata. Io devo andare perché è tardissimo. Buona serata a tutti. Grazie a Diamond per queste bellissime per queste perle di pirla, come le dico io, perché sono delle robe veramente impressionanti. Perle di pirla, la pirla dei porci. Esatto. Ciao a tutti. Ce ne sono tante altre, poi le dirò alle prossime occasioni. Qui la aggiungo nelle quote. Le perle di pirla. Ecco qua. Perfetto. Vabbè, ciao, mi raccomando, ci becchiamo. Domani sarò con Resident Evil 3 dalle 16:30. Ciao ciao. Finiamo il gioco. Ciao.